Prova, prova. Prova, prova. 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 Prova, prova, prova. Prova. Prova, prova, prova. Ah, prova, prova. Se tu l'hai detto all'audio? Sì, no. Sì o no? Decidi. Faccio un mio. Faccio la sconfina, non la dire, ma... Tutto. Già hai ragione. La posso appoggiare qui? Può fare come se fosse il titolare di casa.
Prova, prova, prova. Ah, prova. Ah!
feeling low vibes and things aren't really that alright, you've got to find the courage, hey, and know it will be okay. When you just can't take anymore, you've gotta keep on. Yeah, you got to keep on striving. When you feel you're stuck in a hole, just take control. You know you got to keep on screaming. Hey, I am the thing that you want. Got no need to front. Yeah, this is my thing. Hey, living out my hopes and my dreams. We got ways and means. Yeah, we got the craving. Oh, when you're feeling upset, ain't no time for regret. Pull yourself together, baby, and know it will be okay. Oh, when you just can't take anymore, you gotta keep on. You've got to keep on striving. When you feel you're stuck in a hole, just take control. You know you got to keep on screaming. I am the thing that you want. Got no need to front. Yeah, this is my thing. This is my thing. Living out my hopes and my dreams. Yeah, yeah. Got ways and means. Ways and means. Yeah, we got the crave. We got the crave. I am the thing that you want. Got no need to front. Yeah, this is my thing. This is living out my hopes and my dreams. We got ways and means. Yeah, we got the crave. Got the crave. Na 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 na. Hey, na 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 na. Ooh ooh. Na 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 na. Hey hey hey. Na na do do do. Na na do do do. Na na do 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 ba do ba do. Na 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 na.
Se vogliamo accomodarci, stiamo per cominciare.
stiamo per cominciare, anzi cominciamo subito. Allora vi do l'ufficiale benvenuto al Coffee Show Latte Art edizione 2016 quest'anno. Un'edizione internazionale, tra poco vi spiegheremo anche perché, dopo un percorso veloce ma intenso che ha portato in alto, molto in alto, sia questa manifestazione sia coloro i quali nel tempo hanno fatto parte per l'uno o per l'altro ruolo del gruppo che rimane compatto, anzi che vedo diventa sempre più folto. Prima di spiegarvi tutto quello che accadrà oggi e domani, tra l'altro nel cuore di Ortigia, prima novità proprio la location, no? Punto G, perché nel cuore della nostra splendida isola, perché in questo caso facile da trovare, perché vi raggiunge subito il patron della manifestazione, Gaetano Bongiovanni, prego, buongiorno. Il papà del Coffee Show Latte Art, era facile, la battuta era troppo facile, non poteva non essere fatta. Allora, si comincia con un'edizione nuova, 2016, che diventa internazionale e qualcuno ha detto, sì, internazionale, subito uno cerca di dare un peso maggiore. E invece no, cari, perché ci siamo lasciati lo scorso anno su un palco simile a questo a festeggiare un campione, che era il campione, due campioni in quel caso, il primo e il secondo, che erano quelli della tappa siracusana del Coffee Show Latte Art. Ci siamo reincontrati in altre sedi successivamente per festeggiare un campione che poi era lo stesso, che era arrivato primo qui e che è quello nazionale, siracusano e nazionale. Ci siamo ritrovati a festeggiare un campione che è risultato il 7° in tutto il mondo, nel globo, e parte da qui. E tutto il resto ce lo racconti tu. Cosa state combinando nel mondo della latte art? È vero, Diana. Monelli. Sì, è vero. Partendo, ripeto, da 6 anni fa, perché questo evento era nato per gioco, in un albergo piccolino con una saletta molto piccola, siamo cresciuti in una maniera sprovvedutata. E ora siamo arrivati alla 6ª edizione, dove abbiamo portato l'edizione precedente che hai ricordato te, con Giuseppe Fiorini come campione italiano di latte art, che ci ha rappresentato ai mondiali di Shanghai lo scorso marzo. Aspetta, cosa hai detto? Come si chiama? Giuseppe Fiorini. Giuseppe Fiorini, ci raggiunga Giuseppe Fiorini, il campione nazionale, il 7° nel globo terrestre, è talmente ambito che non lo troviamo più. Eccolo qua, ancora una volta, la scala questa volta non è scivolosa, quindi prego Giuseppe. Che onore, è sempre più emozionante tra l'altro stringerti la mano sperando che adesso è qui si possa avere un attimo di dimestichezza in più con quello che ti ha fatto grande in Italia, ti ha fatto grande nel mondo, quindi complimenti. Partivi dicendo sono svantaggiato rispetto alle strutture, ma non sei stato svantaggiato invece rispetto alle tue capacità che sono emerse e anche facilmente. Sì, vi ringrazio tutti. Sì, è stata una bellissima esperienza, non me l'aspettavo così in fretta. Ringrazio Gaetano perché ha permesso tutto questo, che dire, grazie, ecco. Parli già come i calciatori, ho fatto bene, sì, ma adesso sei abituato ormai a tutto questo, giustamente. E quest'anno hai un ruolo particolare, tra l'altro, nell'ambito della tappa siracusana del Coffee Show Latte Art, che è tappa che poi vi dà la possibilità di proseguire il percorso verso i campionati nazionali, che sono quelli del SIGEP di Rimini. SIGEP che va ringraziata in questo momento, già da subito, giusto Gaetano? Mi guardavi dicendo dai, ringrazia. Ospiterà la finale, ci sono però anche tante altre persone da ringraziare perché partecipano, perché collaborano, perché credono ormai da tanti anni in questa manifestazione. E allora, intanto a questo punto, siccome sono abituata così ormai da diversi anni, vorrei sul palco Andrea Antonelli, pluricampione, e non posso iniziare senza questo tipo di dialogo veloce ma efficace come sempre. Anche tu, buongiorno Andrea, ma che cos'è questa faccia scettica?
No, no, assolutamente no, non sono scettico, mi fa piacere, bellissima la location quest'anno in Piazza Duomo a Ortigia, poi ci sono un sacco di collaboratori, amici, abbiamo già incontrato e quindi bravissimo Gaetano che sta evolvendo questo evento Coffee Show Latte Art in qualcosa di un po' diverso. È un po' diverso anche il tuo ruolo quest'anno. Sì, non sono più presentatore da 5 anni a questa parte, ma mi occupo di giudicare i concorrenti. Quindi a te bisogna stare particolarmente attenti quest'anno. Se l'anno scorso c'erano i consigli, quest'anno vuoi vedere se tutti i consigli dispensati nelle varie edizioni sono stati acquisiti. Più che altro abbastanza simpatici, mi devono stare abbastanza simpatici. No, sì. Abbiamo fatto 5 anni a consigliare, a dispendiare consigli, anche quando il primo anno, no, il secondo anno è venuto a trovarci Giuseppe Fiorini, che è rimasto un po' fuori dalla platea, ti ricorderai, è stato spronato insomma da me, da Chiara Bergonzi a partecipare, ma non voglio, sai, non so, però sono indeciso. E qui oggi ne abbiamo altri 6-7 concorrenti, insomma. Poi abbiamo anche degli ospiti internazionali, quindi voglio dire. Se la prospettiva è quella, può essere analoga insomma a quella che poi si è verificata come percorso di Giuseppe, non me la sento, non so se sono in grado, e poi abbiamo il campione nazionale, poi a Shanghai settimo nel mondo e con tutto quello che poi andrà avanti. Ci sarai anche tu tra l'altro poi ai nazionali, ai campionati nazionali, quindi chi avrà la fortuna di accedere avrà la sfortuna però di misurarsi già con campioni ben consolidati. E quest'anno tra le novità, così poi entriamo nel vivo dell'appuntamento di oggi e di domani, 2 giornate intense. Ho detto internazionale tra l'altro perché domani ci sarà proprio un aspetto, te lo faccio spiegare però più tardi, legato all'internazionalità di questa manifestazione. Vorrei sul palco Marcello Vitellone. Marcello Vitellone, buongiorno, ben trovato, coordinatore dei soci Sky Italia, che avrà un ruolo di primo piano già fin da adesso, no? da questi minuti, perché in parte diciamo che vi siete invertiti le posizioni, o comunque ve le siete riorganizzate rispetto agli scorsi anni. Cosa si devono aspettare? Tra pochissimo già i primi appuntamenti, definiamoli tecnici, ma che sono quelli che servono per introdurre il tema del latte art. Non vengo qua a fare un cappuccino carino, vengo qua a fare un cappuccino che debba essere con tutti i requisiti, quindi all'altezza, dalla pulizia della macchina all'aspetto tecnico, al gusto che deve essere quello piacevole in assoluto. Vengo a fare questo, non vengo a realizzare un cappuccino. Comunque è preparatissima, ragazzi, un applauso a lei. Te lo rubo già il microfono? Ok. Da quest'anno cominceremo a chiamare questa gara, questa performance come bevanda personalizzata, no? Al latte, quindi ci sono dei cambiamenti nel mondo delle competizioni. Oggi le attueremo con dei nuovi regolamenti. Quello che faremo oggi è assistere a queste 7 competizioni di questi ragazzi che ci raggiungono anche non solo dalla Sicilia ma da altre parti d'Italia, quindi l'importanza di essere presenti qua e non è da poco. Ringrazio ancora e di rito Gaetano che ci sta ospitando in questa splendida cornice. Mi fermo perché poi avrò tanto da parlare, vi racconterò cosa faremo dopo la premiazione dei competitor. Sarà un'assemblea, anzi un incontro con i soci Sicilia per un progetto nuovo della Sky in Italia e poi nella unificazione mondiale di 2 organi importanti che è la SCA, la Specialty Coffee Association of America, e quella d'Europa. A te. Perché avremo modo, intanto un applauso, perché avremo modo di sentirlo parlare, spiegare. Io non mi nascondo che da quando mi capita e ho la fortuna di presentare il Coffee Show Latte Art, sono sempre più portata verso questo tipo di mondo. Vado lì, faccio la splendida quando vado al bar e comincio a far finta di capire, ma tu la macchina la pulisci, ma come la pulisci, ma usi i prodotti giusti, mi cacciano. Il risultato è che prendo il caffè in casa con la moka. Ma se dobbiamo parlare di manifestazione internazionale dobbiamo anche brevemente spiegare perché, poi andiamo verso l'inaugurazione, no? Avvicinati. Sono già qui? E allora tutti i ragazzi internazionali sul palco. International guests here. Se deve essere internazionale, cioè, facciamo anche un inglese maccheronico a caratterizzarci. Welcome. Ne aspettiamo ancora qualcuno. In quanti sono?
cinque arrivati sono i partecipanti dell'edizione dei mondiali di Shanghai. In quell'occasione cosa è successo? Beh, Gaetano Bongiovanni naturalmente era con Giuseppe Fiorini, lo supportava, ma mentre lo supportava si faceva anche un po' di affari suoi, pensava già all'edizione successiva del Coffee Show Latte Art, e allora ha contattato questo gruppo di persone che partecipavano a loro volta alla competizione. Io non so come non impallarli, eventualmente faccio un passaggio veloce, quasi indolore, e vado dall'altra parte, e li ha invitati proprio qui. Si misureranno in un amichevole, ma sarà un amichevole comunque bella tosta, bella intensa. Stiamo parlando di persone che insieme a te erano lì a Shanghai e quindi che dal punto di vista delle capacità sono mondiali, e lo dico così come se fosse un termine tecnico, ma dicendolo invece come lo penso. Rappresentano le loro nazionalità. Vogliamo presentarli, i nomi di ciascuno di loro. Sebastian from Romania. Agnieszka from Poland. Hello, I'm Michalis Karagiannis from Greece. Milo from Switzerland. Franziska from Hungary. Dunque abbiamo tutto il mondo praticamente rappresentato, l'Ungheria, la Polonia, la Grecia, mi sembra di aver capito, insomma, un po' dappertutto. Perché la scelta proprio su di loro? Sono stati i più bravi secondo te o sono stati quelli che hanno accettato di venire? No, allora, i partecipanti lì al mondiale erano circa 38 partecipanti che rappresentavano 38 paesi del mondo. Come prima edizione, così come amichevole, ho cercato di farli venire dal bacino del Mediterraneo, ma giusto tanto per cercare di creare, di fare che cosa? Un piccolo incontro così amichevole come prima tappa, e poi che possa crescere nei prossimi anni, invitando anche tutto il resto, invitare tutti i partecipanti che vogliono venire, che rappresentano le loro nazioni ai mondiali. Io faccio una domanda ad uno per tutti, magari a lui in English. To be here today, essere qui oggi in Siracusa for a coffee show Latte Art, it's a way for know a word, the coffee's word, who you know about people that is in Nortigia because they are tourists, don't know. It's a way for learning. It's where to learning and sharing the skills and information with the people from the industry. So it's an opportunity and let's say a moment to have fun and to enjoy what we are doing the best. And for you, it's an opportunity for a good holiday in Sicily. Ok, allora c'è l'opportunità tecnica, quella di far conoscere questo mondo anche a chi non ne fa parte, e poi c'è l'opportunità per loro, e tanto è innegabile, di trascorrere anche un bel periodo di vacanza proprio qui a Siracusa, che credo sia una location da studiare e da gestire, tu lo capisci molto bene, anche in questi termini: la promozione turistica, la promozione del territorio, la promozione delle eccellenze. Non lo dico per caso, promozione delle eccellenze che anche quest'anno, e tra l'altro a livello internazionale a questo punto, tu decidi di riproporre. Sì, è vero, come sempre cerchiamo un attimino di proporre i prodotti del territorio integrando con l'ingrediente principale, che è il caffè. Dal momento che noi non produciamo caffè come paese, ma lo trasformiamo il prodotto, per farci conoscere all'estero e nel resto d'Italia, così cosa facciamo? Andiamo a proporre i prodotti nostri del territorio, dove andiamo a elaborarli con gli chef che sono in cucina, con delle preparazioni che vanno dall'antipasto ai primi, ai secondi e dessert, utilizzando appunto l'ingrediente principale, il caffè. E soprattutto, prima di passare, poi siamo pronti per l'inaugurazione, quella ufficiale, quella che non potrebbe mai mancare nelle edizioni del Coffee Show, ma mi sorge una domanda, ed è una domanda tanto stupida quanto spontanea, perché quando sono spontanee sono molto spesso stupide, ma il cappuccino is an Italian speciality? Ok, ne sono tutti consapevoli, no, perché a volte sembra che qualcuno se lo intesti, no? Sì, però fatto così è russo, però fatto così è sicuramente greco, perché ci metto il formaggio greco. No, non ci interessa. Il cappuccino è una parola italiana ed è conosciuta in tutto il mondo.
Benissimo. Presentiamo il mondo con una parola sola, il cappuccino. Chi chiamiamo a questo punto per l'inaugurazione ufficiale dell'edizione 2016 del Coffee Show Latte Art? Sento un no. C'è? Eccolo qua, Antonio Mancarella ci può raggiungere, prego, sottolineato da un applauso e sottolineato anche da un work in progress qui sul palco, perché a noi piace stare vicini e quindi non abbiamo bisogno di grandi spazi. Antonio Mancarella, spettacolare già nella sua mise, che ci fa già capire come stiamo andando, verso cosa stiamo andando. Ci incontriamo ogni anno. Sì, sicuramente, buongiorno a tutti. IMAR? L'IMAR è un'associazione di maître internazionale. Come ogni anno con Gaetano ovviamente siamo qui presenti a far compagnia a quello che è questa grande manifestazione. E solitamente si inizia in maniera spettacolare, come la parola show già deve suggerire, maniera spettacolare che significa poi taglio del nastro, però siccome noi non siamo di quei banali tipi da taglio del nastro a 3 colori, adesso faccio una brutta figura, mi spunta qui il nastro con i 3 colori e devo rimangiarmi tutto, no, noi facciamo tutto con una tecnica che si chiama la tecnica del sabrage, e che significa che tra poco dobbiamo tutti coprirci le teste. Assolutamente sì. Apriremo una bottiglia di champagne con la sciabola, ovviamente, e questo è il sabrage. E allora faccio spazio, ma proprio tanto spazio, seguiamo le fasi salienti. Antonio Mancarella che prepara con il suo, le movenze sono quelle di 1 metro, non potrebbe essere diversamente. Pensa a come prenderei io la bottiglia, come la caricherei. Bisogna che si volti però a favore di chi sta facendo delle fotografie, la reclamano. Eccolo qua, benissimo, è così. È per essere sicuri che non si tratti di una controfigura, per quello che la vogliono. Qualche istante che tra l'altro crea anche quel suspense. Fossi in voi, glielo lasciamo il silenzio, giusto? Sì, un po' di sacco. Gli facciamo creare l'atmosfera. Allora, se becchi Andrea Antonelli sono 2000 punti. No, dopo vi dico cosa è successo l'ultima volta che ho partecipato a una cerimonia del genere. Non c'era lui. Ma l'abbiamo fatto. Vai. Abbiamo fatto. Perché si soffre, l'attesa stessa non è essa stessa piacere, si diceva una volta. Eccolo qua. E allora ufficialmente inaugurata l'edizione 2016 del Coffee Show Latte Art con effetti speciali di quelli che non ci aspettavamo, grazie ad Antonio Mancarella. A questo punto cominciamo a entrare nel sodo o ci prendiamo un po' di tempo per salutare anche una partner che abbiamo il piacere di avere quest'anno. L'ho vista fino a pochi istanti fa. Mi sfugge in questo momento, comunque sia adesso sicuramente la recuperiamo, perché per il Bar Giornale c'è Nadia Rossi, l'inviata qui a Siracusa. Un applauso perché quando si tratta di partnership indovinatissime, queste non possono che essere sottolineate con un applauso. Intanto Bar Giornale che si unisce al percorso del Coffee Show Latte Art nell'ambito di tutto quello che poi voi lo sapete molto bene, noi lo ripetiamo per chi invece non è addentro, non è del settore, porta lungo tutto questo percorso che nell'arco dell'anno poi si conclude in Italia al SIGEP di Rimini a metà gennaio, credo fino al 25, e poi da lì in poi si va oltre, non ci si ferma naturalmente. Non ci si ferma mai, non ci si deve mai fermare, perché comunque la Latte Art deve
deve conquistare sempre di più, quindi avanti SIGEP mondiale, ma poi soprattutto avanti col conquistare nuove persone, nuovi giovani che si devono unire a questo gruppo. E che possono appassionarsi non soltanto perché sono capaci magari di realizzare questi piccoli capolavori, no? Questi cappuccini che sono dei capolavori perché devono essere arte, ma che possono accostarsi anche a un mondo che ho imparato a conoscere e che è dinamico a 360 gradi, a 1500 sfaccettature se ci vogliamo tenere bassi. Esatto, e tra l'altro era interessante quello che dicevi. Adesso entro in un bar e lo guardo con occhio più critico. Dobbiamo imparare tutti e soprattutto i nostri lettori, che sono i baristi stessi, a entrare nei loro bar e guardarli con quell'occhio critico, a avvicinarsi a quella tazzina e capire cosa c'è davvero che va e che non va. Parlavi di pulizia, pulire, cominciamo a fare una crema di latte bella, poi ci mettiamo qualche decoro. Questo è un cammino bellissimo che tu mi dici si può fare e si deve fare e che qua impariamo a fare. Sì, e se arriva anche all'utente finale sicuramente è un percorso in più, perché il consumatore stimola, è come, io prima pensavo il contrario, ma il consumatore, se è consapevole, stimola e come il percorso che poi chi ti deve offrire un servizio, chi ti deve vendere qualcosa deve necessariamente seguire se vuol continuare a fare affari. È così. Bar giornale quindi per gli addetti ai lavori, ma che comunque se do una spulciatina mi faccio un'idea anch'io, no? Sì, questo senz'altro. Noi parliamo agli addetti ai lavori in modo molto easy. Quindi secondo me anche spesso troviamo bar giornale nei locali, li possiamo sfogliare e possiamo imparare diverse cose, possiamo imparare appunto a guardare in modo più critico e più attento a quella macchina, come si muove il barista, cosa mi fa, appunto a chiedere, come dicevi tu, ma ogni quanto pulisce quella macchina, e vederci guardare con due occhi sgranati, ma come la macchina si pulisce. L'ho comprata l'anno scorso, devo mica pulirla ancora, Ma poi si rovina, un po' come la moka si rovina, no? Mentre va lavata anche la moka, ricordiamocelo. Però questo è uno stimolo, come dici tu, è uno stimolo perché fa crescere dei punti di domanda nel barista e lo aiuta a interessarsi, a chiedere degli aiuti, a seguire dei corsi e quindi piano piano a crescere, a capire che c'è un mondo fantastico dietro il caffè. Benissimo, noi avremo sicuramente modo di tornare a parlare di questo nell'arco di queste 2 splendide giornate. La prima è iniziata adesso, tra l'altro abbiamo parlato di stimoli che qui al punto G non mancheranno. Adesso saranno 1000 le gaffe, io lo dico, saranno 1000 le gaffe, in molti casi involontarie, lo dico da subito così metto le mani avanti, e possiamo cominciare immediatamente. Perché tra invece non le novità ma i punti consolidati, ormai tradizionali, che aiutano anche a fare crescere questa manifestazione, mi raggiunge Bernadette Lobianco e merita un applauso molto intenso. Chi non la conosce scoprirà tra qualche istante perché. Bernadette Lobianco si occupa di turismo sostenibile, di turismo per tutti in Sicilia, accessibile certamente a tutti coloro i quali per una ragione o per un'altra scelgono, fortunatamente per noi, di raggiungere, parliamo di Sicilia, comunque è un discorso che può essere anche allargato a 360 gradi, e lo fa con l'intuizione di chi intende promuovere il turismo, quindi pensare anche al ritorno economico, oltre al diritto di chi ma può avere una disabilità, può avere un problema nel settore della deambulazione, qualsiasi altra esigenza deve essere tenuta nella più ampia considerazione se tu vuoi che quella fetta di turismo, che è una fetta importante, scelga il tuo territorio, e ci stanno scegliendo sempre di più. Assolutamente sì, siamo veramente orgogliosi del lavoro fatto e dell'opera di sensibilizzazione, perché il turismo è assolutamente per tutti e i turisti speciali hanno solo delle esigenze diverse e il nostro territorio si deve assolutamente preparare ad accogliere nel miglior modo possibile.
Noi siamo felici di essere qui oggi al Coffee Show perché diciamo diamo anche una parte, per così dire, etica, anche perché con il professore Bongiovanni stiamo ideando un bellissimo corso di formazione per degustatori di caffè, perché l'aroma del caffè, la sensibilità sicuramente per le persone cieche e ipotenti sarà ancora più accentuata rispetto ad altri, e quindi perché no creare delle figure professionali di eccellenza che aiutano i produttori di caffè a produrre sempre cose di qualità e di eccellenza. Certo, è come se fossero degli esperti ancor più esperti, perché naturalmente evocati alla sensibilità, in questo caso del palato. Tra l'altro mi sembra di ricordare che lo scorso anno era anche un servizio quello che offrivate, un servizio in più, e cioè con la possibilità di seguire tutto quello che accadeva qui all'interno del Coffee Show Latte Art in lingua dei segni. Sì, la nostra filosofia è che tutti gli eventi che vengono fatti a livello siracusano e siciliano che devono essere assolutamente per tutti. Quindi anche questo evento dedicato appunto all'enogastronomia, al caffè, quindi doveva essere veramente per tutti, quindi in lingua dei segni. Quest'anno abbiamo diversificato, abbiamo coinvolto anche le categorie delle associazioni delle persone cieche ipovedenti, e quindi ci dedichiamo anche a questo settore, ma perché abbiamo scoperto che sicuramente è un aiuto proprio per migliorare l'eccellenza a questo punto del caffè siciliano, italiano e internazionale. Bravissima anche per l'attività che instancabilmente svolgi. Siete tutti instancabili quelli che incontro una volta l'anno da queste parti. Infatti poi sono stanca io, mi riposo per il resto per gli altri 12 mesi. Prima di cominciare con incontri che avranno a che fare con la sanificazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina da caffè, l'importanza dell'acqua depurata, che non è un'importanza qualsiasi, va sottolineata, se vuoi ringraziamo almeno una parte di tutti coloro i quali si sono aggregati ancora una volta. In alcuni casi sono degli appuntamenti consolidati, c'è anche qualche novità, ma ne parleremo nell'arco delle 2 giornate, perché fortunatamente hai tanti amici che credono in questo progetto. Vuoi citarli tu o faccio io? Faccio io, sto dicendo faccio tu. Pulicaf, possiamo fare anche un applauso per ognuno di loro. Pulicaf, dalla Corte, Melkoning, Motta, BVT, Moac, Fabri, Sole Zimil, e poi abbiamo, è un marchio ma è anche una donna, Melania Zanti, no? Perché quest'anno torna Cake Design come punto importante, ci sarà una sfilata addirittura di torte, questa cosa mi inquieta. Ma mi inquieta, la sfilata delle torte è qualcosa che non riesco a immaginarmi, e quindi non vedo l'ora di riuscire anche a comprendere questo aspetto. Si comincia allora? Chi mi raggiunge? Marcello Vitelloni, è il tuo momento da questa fase in poi si fa sul serio e si fa per gente che ne capisce. Tecnicamente chiedo, ha bisogno del gelato o va bene un'altra forma? Hai chiesto il... No, per me va benissimo anche una coppettina. corretta, con un po' di caffè. E allora noi ci risentiamo, ci rivediamo tra pochissimo. Intanto la parola va a Marcello Vitelloni. Grazie e a più tardi. Concentriamoci bene da adesso in poi. Allora, finalmente ci siamo, abbiamo il primo concorrente in gara di oggi. Prendiamo la busta numero 2. Primo concorrente in gara della 6ª edizione del Coffee Show di Siracusa è Cristian Salerno. Accogliamolo con un applauso, il primo. Ricordiamo che la tappa di oggi è assolutamente valida per la finale nazionale di Rimini al SIGEP 2017. Eccolo Cristian. Cristian, puoi prepararti nella tua postazione ed accogliere con un caloroso applauso i giudici di oggi.
Ah, lo lasciamo tranquillo? Bene. Abbiamo un po' di musica, sì. Musica ce n'è. Il concorrente da ora 5 minuti per preparare la sua postazione da lavoro. Il primo concorrente in gara di oggi è pronto, quindi siamo pronti anche noi per accogliere i giudici.
quindi a questo punto il primo concorrente in gara è pronto, accogliamo i giudici di questa gara, ricordiamo che ne avremo 2 visual, un tecnico e un capogiuria. Ok, Christian, buongiorno a te, da dove arrivi? Dalla Calabria. Prima volta nelle competizioni? Sì, sì, è la prima gara questa. Come mai sei qua? Sono venuto a mettermi in gioco, a conoscere nuova gente e a far vedere un po' di me. Come hai conosciuto questo mondo? Come sei arrivato a voler competere? Su internet ho visto sempre baristi più preparati, prendendo spunto, facendo qualche corso di formazione e un po' di allenamento e ci voglio provare. Noi ti auguriamo un in bocca al lupo, tra poco sarà la tua prima occasione. Accogliamo a questo punto doverosamente i giudici. Li accogliamo con un applauso. Primo giudice è Andrea Antonelli della Pulicaf. Benvenuto. Sergio Barberisi, Water & More. Andrea Alberghini, Quamar. E il capogiuria, giudice internazionale Luca Ventriglia. La gara consiste quindi in 8 minuti nel preparare 2 bevande definite free pour, quindi con la tecnica di versaggio libero con il brick, e 2 designer latte, quindi la possibilità di utilizzare qualsiasi attrezzo per realizzare la bevanda dichiarata dal concorrente. Il giudizio dato dai nostri giudici è lo stesso applicato nei campionati mondiali della World Latte Competition. Vediamo un attimo il time tecnico e
Allora, nell'attesa della soluzione tecnica sul grinder vorremmo impegnare un attimo questi minuti intervistando alcuni degli sponsor di questa manifestazione e spiegando l'importanza soprattutto della pulizia nel mondo della macchina per espresso, ma parleremo anche del caffè, parleremo dei grinder, della macchina, dell'acqua e così via. Allora, iniziamo da uno degli elementi fondamentali per la realizzazione di una buona bevanda al latte, la macchina per l'espresso, l'importanza di un'ottima pressione, di un'ottima qualità anche del vapore nella lancia. Ecco perché andrei a chiamare in questo caso Raffaello Calabrese del gruppo Dalla Corte Macchine per Espresso. Ci racconterà in sintesi, così passeremo questi secondi insieme, l'importanza di una macchina professionale per realizzare un buon cappuccino. Buongiorno a tutti, sono Raffaello Calabrese, direttore commerciale Italia per quanto riguarda Dalla Corte Macchine Espresso di Milano. La macchina per espresso è una pentola a pressione, alla fine genera pressione tramite un'esistenza di una caldaia e deve poi tramite un rubinetto fuoriuscire questo vapore. Di macchine espresso ce ne sono di vari modelli. La nostra dal 2001 è una tecnologia indipendente dai gruppi indipendenti. Questo fa sì che ogni gruppo di erogazione, sia per l'espresso per quanto riguarda il vapore, sia totalmente autonomo rispetto alla caldaia centrale che genera il vapore. L'utilità è importante per quando andiamo a estrarre l'espresso, perché la temperatura di estrazione deve essere costante e sempre appunto della stessa temperatura. Perché se noi andiamo a vedere già una variazione di 1 grado sull'estrazione, il nostro espresso non sarà più come nel setup del flavor iniziale. Così anche il vapore per quanto riguarda il vapore per quanto riguarda appunto lo scaldare il latte deve essere un vapore secco, non deve essere un vapore umido, perché altrimenti poi diventa latte e acqua e quindi non va bene. Quindi i nostri campioni poi non andranno a eseguire quella miscelazione aria, acqua e latte senza l'acqua, logicamente. Questo è un po' detto un po' in grandi parole. Raffaello, grazie, ti ringraziamo, ci rivedremo più tardi. Ora siamo ufficialmente pronti per dare il via a questa sesta tappa siracusana del Coffee Show. Abbiamo il primo concorrente, ricordiamo che arriva dalla Calabria, si chiama Cristian Salerno. Abbiamo un incrocio, Calabria, Salerno, Campania, Siracusa, Sicilia. Bene. Ci farebbe piacere più tardi sentire già da un giudice stesso qual è la differenza ormai tra una bevanda al latte e un classico cappuccino. Ci sono parametri nuovi, ci sono rapporti tra espresso all'interno della tazza e latte sempre nel suo interno. In questo caso abbiamo un giudice tecnico, Andrea Alberghini, che controlla in maniera minuziosa
la corretta tecnica di lavoro di questo nostro caro primo barista, la pulizia soprattutto della lanciavapore. Notiamo dalla tecnica che sta utilizzando Christian che la prima bevanda che servirà al giudice è una bevanda Free Pour, un applauso, quindi utilizza la sua abilità manuale disegnando letteralmente col brick quello che lui ha dichiarato ai giudici su una foto. Infatti sul banco della giuria ci sono 2 foto dei drink che realizzerà in questo caso Christian Salerno. Tra un po' vi spiegheremo cosa stanno giudicando i nostri giudici. Quindi nella bevanda Free Pour abbiamo un cigno con 2 rosette, una al lato sinistro e una al lato destro. Vi dicevo prima, i giudici stanno analizzando quello che ha dichiarato il competitor e quello che stanno vedendo sulla tazza. Quindi come primo esame vanno a controllare se i disegni sono identici, più verosimilmente possibile uguali alla foto dichiarata. Più è simile, maggiore sarà alto il punteggio. In un'altra parte del giudizio verrà analizzata la schiuma della bevanda, quindi la presenza o meno di microbolle, la realtà proprio di una crema a specchio dentro questa bevanda. Cosa importantissima ancora, ma come tutte, è il contrasto del disegno all'interno della bevanda. Per oggi le imparerò a memoria tutte queste cose. Altra cosa che viene giudicata l'armonia del disegno all'interno della tazza e tra le varie figure, lì dove il disegno sia composto da più elementi. Cosa importantissima poi è la creatività nel eseguire la bevanda. Creatività ottenuta dalla maestria nel lavoro del barista, nell'originalità del disegno e in quella parte fantastica che è la sorpresa che dovemmo guardare sul volto dei giudici. Quindi nel Free Pour benissimo il cigno con 2 rosette. Nelle ultime 2 bevande, nella parte del designer latte, il nostro Christian sta preparando un vortex con un fiore. In questo caso, oltre a versare con la lattiera, potrà utilizzare qualsiasi altro attrezzo lui ritenga opportuno per rendere verosimilmente quanto più possibile simile la bevanda servita ai giudici con quella sulla foto. Christian Salerno, dalla Calabria. Tra i vari sponsor che andremo ad ascoltare tra un competitor e l'altro, chiameremo anche dopo un responsabile della torrefazione Moac di Modica, qui in Sicilia, e ci dirà quanto è importante il giusto grado di tostatura, la maturazione della miscela per ottenere un buon cappuccio, quanto sono importanti gli ingredienti nella miscela da poter poi amalgamare e unire col latte. Così via. Poi sentiremo il nostro caro amico Marco della metallurgica Motta, quindi l'importanza
del bricco per fare dei cappuccini, anzi delle bevande al latte, e poi sentiremo Cocci per quanto riguarda i grinder e così via tutti. Stop! Intanto sappiamo sicuramente che il secondo concorrente è già pronto, è Damiano Giarratano, tra pochissimo salirà sul palco. Ricordiamo a tutti che siamo in diretta streaming e ci sono sicuramente degli altri baristi pronti per la qualifica alla finale nazionale di Rimini che staranno sicuramente controllando il livello di abilità e qualità professionale dei competitor presenti oggi in gara. Gara importantissima, tappa valida per la finale nazionale. Quindi avremo un campione che dalla Sicilia volerà a Rimini per rappresentare. Ne saranno due addirittura, benissimo, due che sicuramente rappresenteranno la Sicilia o forse la Calabria in questo caso, però indubbiamente la Sicilia come tappa, come regione ospitante questa tappa meravigliosa. Bene, Cristian, i giudici della tua gara sono qui pronti per salutarti. Un applauso ancora a Cristian Salerno. Puoi salire? Allora, visto che siamo qui, Marco poi domani dov'è? Puoi venire un attimo, ti chiedo una cosa. Come promesso poco fa, vorrei chiamare il direttore della Sicilia, della MOAC, Marco Scarso, accoglierlo con un breve ma intenso applauso. Signori, siamo vivi? Applauso? Bene. Fondamentale, eccoci Marco, ciao, piacere rivederti. Fondamentale in una bevanda nel mondo è l'unione in maniera equilibrata di più ingredienti. Così nei cocktail, così una bevanda personalizzata a base latte e espresso. Quando è fondamentale per la vostra azienda la preparazione di una buona miscela per la riuscita di un buon prodotto.
fondamentale. Devo dire che è anche una nostra caratteristica, e quindi, come ti dicevo, è della tostatura singola, quindi per noi nel leader produttivo è importantissimo, quindi è un mix di tutte queste cose, ecco. Comunque è importante, è normale, certo. Bene, ci fa piacere avervi tuttora come sponsor di questo evento meraviglioso di cui parlano in tutta Italia, ma ci seguono anche da tutto il mondo in diretta streaming. Ci vedremo più tardi sicuramente, grazie a te Marco. Cristian, com'è andata? Cristian, come stai? Abbastanza bene, sono contento. Sei contento? Bene, ottimo. Il secondo concorrente, un attimo che lo guardiamo, c'è. Bene. Visto che abbiamo del tempo, no? Vorrei, se possibile, qui Marco, della Metallurgica Motta. Altro elemento fondamentale di questa competizione è l'attrezzo professionale madre di questo prodotto, che è la lattiera. Ce ne parli un po', Marco? Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con tutti voi. Le nostre attrezzature nate grazie alla collaborazione con i più bravi baristi, Marcello è uno di loro. Con i loro consigli abbiamo realizzato le lattiere, pressini, vari accessori proprio per rendere più semplice la vita del barista e anche essere più performanti durante le competizioni. Ringraziamo tutti quelli che le stanno utilizzando, grazie proprio a lui che ha utilizzato anche le nostre lattiere. Cerchiamo sempre di migliorare, accettiamo sempre consigli di tutti proprio per cercare di dare un prodotto specifico e professionale. Marco, volevo chiederti una cosa perché sembra banale, è il tuo mondo, ma non lo è. La forma, la parte più sfasata verso il basso, più stretta verso l'alto, la punta, l'importanza del beccuccio di versaggio che sia sempre dritto. Come fate a trovare la quadra quanto più possibile per avere un prodotto, in questo caso una lattiera di qualità? Perché sembra facile, no? Metallurgica, questi fanno. Come fate? Allora, questa lattiera in particolare viene realizzata in 13 passaggi, dunque su 13 macchine diverse. La lattiera Europa posso prendere in prestito, ecco questa, nata proprio su suggerimento dei baristi, studiando il corpo largo sul basso per montare meglio il latte, andare a stringerla proprio sempre per aiutare la montatura del latte, per realizzare un becco che è oltre il bordo della lattiera, per curvarlo e dunque evitare la caduta della goccia, bordo laterale piegato per barista particolare che vuole versare il latte dal bordo, perché è possibile farlo, studiato l'impugnatura, chiedo scusa, faccio un cambio di mano, per poterla usare in questo modo tutti i giorni per fare il latte del bar, come penna per fare i decori come stanno facendo i ragazzi. Ripeto, 13 passaggi solo per il corpo, più una macchina apposta per fare il manico, per dare il prodotto che ci è stato chiesto, perché questa lattiera è proprio nata su richiesta di fare un qualcosa di professionale che potesse essere utilizzata anche durante le gare. Marco, perdonami ancora una cosa, che poi ci vediamo tante volte, ma tempo per parlare ce n'è sempre poco. L'importanza dello spessore, l'acciaio, cosa c'è di particolare, perdonami? Allora, l'acciaio, usiamo una Easy 304, quello che comunemente viene chiamato in sotto 10, che per il contatto con alimenti è in assoluto il miglior materiale, inattaccabile da qualsiasi sostanza, dunque facilmente lavabile, anche questo serve all'interno di un bar. Spessore, in questo caso è stato scelto spessore di 1 millimetro, che è la giusta quadra per dare un giusto peso al prodotto, ma non troppo spesso, altrimenti il barista non sentirebbe il calore passando con la mano quando viene preparato il latte. Eventualmente noi facciamo anche il termometro per chi vuole imparare a trovare la temperatura giusta. Tutti i piccoli dettagli, poi anche nel tipo di lucidatura, viene fatta una setinatura molto fine proprio per rendere più facile il lavaggio. Basta mettere in lavastoviglie, ahimè duraturo per troppi anni, dopo l'ho usato per troppo tempo, però. Marco, io ti ringrazio, ci vedremo sicuramente dopo, grazie a te. Questo lo diamo sia a Cristian. Io vorrei chiamare, visto che i giudici hanno quasi terminato, il secondo concorrente in gara, Damiano Ciarratano. Prego, se vuoi salire sul palco, lo accogliamo con un applauso, Davide. Cristian. Benvenuto a te. Ti vorrei dare da ora, ti puoi accomodare, braici in posizione per sistemare la tua PlayStation. Quando vuoi, sei pronto? 3, 2,
Via. Da questo momento ho 5 minuti per preparare la sua area gara. Un po' di musica, grazie. Damiano, mentre attendiamo i giudici, tieni il microfono, dici da dove vieni, cosa fai nella vita, quali sono i tuoi sogni nel cassetto, quanti cassetti hai. Allora, ciao a tutti, sono Damiano, vengo da Siracusa, ho un bar qui in famiglia. Allora, non avevi niente di meglio da fare oggi è sabato, perdonami, perché sei qua. Per mettermi in gioco insieme agli altri concorrenti. Guarda, mettersi in competizione è una delle cose importanti nella vita, ma richiede tempo, richiede sacrificio e ecco perché. Quanti anni hai innanzitutto? 26. 26 anni, quindi capire che un ragazzo a 26 anni è stragiovane, voi qua siete giovanissimi, ci sono tanti altri impegni nella vita, ci sono altri hobby, te hai trovato quello della passione per il tuo lavoro e quindi è lodevole questa cosa. È la prima volta che gareggi, perdonami, ero distratto. Sì. Fantastico, fantastico. Sei socio della Sky da quanto tempo? Da un paio di mesi. Come l'hai conosciuta questa associazione? Tramite Gaetano, Giuseppe, Fiorini, che ho fatto un po' di corsi con loro e quindi ho fatto i primi corsi. Sei emozionato? Abbastanza. È fantastico. Pensate una cosa, quasi tutti i giudici che sono qui presenti oggi vengono dal mondo dei campionati. Tutti sono saliti su questo palco per fare una gara. Chi nella latte arte, chi nel campionato italiano baristi caffetteria, chi nel Coffee with Spirits. Quindi davvero tutti hanno calcato questo palco, o meglio il palco delle competizioni, con emozione. Perché l'emozione, come dicevamo anche prima a Christian, è una cosa fondamentale nella vita. Cioè non essere emozionabili secondo me non significa non essere vivi, giusto? 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 Giusto. Detto questo, io non vorrei essere qui a parlare in continuazione, mettiamo un attimino un po' di musica. Grazie cari. E poi parlando ancora, andando via dal discorso della lattiera, o riallacciandoci alla lattiera prima che ci spiegava Marco, una cosa che mi colpisce purtroppo, ahimè, andando molte volte in giro per i bar, è trovare le lattiere all'interno delle quali troviamo del latte caramellizzato, bruciatissimo. Capire quali possono essere i metodi e i prodotti utili per togliere questo latte sporco, vecchio, bruciato dall'interno delle lattiere. Lasciamo tempo per preparare una risposta alla nostra amica che ci raggiungerà tra poco. Vuoi già venire? Vieni! E quindi accogliamo con un applauso un altro importantissimo sponsor di questa manifestazione, non solo di questa, Pulicaf, in questo caso Silvia Carubelli. Raccontaci dell'importanza dei vostri prodotti, in questo caso del Pulimilk se non erro, per l'igiene sulla lattiera. Tieni e non solo. Grazie. Allora, Pulicaf è in Italia e nel mondo dal 1961, come già ha detto il Presidente, facciamo prodotti per la pulizia delle macchine del caffè, in particolare abbiamo Pulicaf, il Puligrind per pulire
Pulicaf per il gruppo erogatore, Pulimilk per pulire la lancia a vapore e Puligrind per la macinatura del caffè. Per tutti questi prodotti sono adibiti appunto alla pulizia. Inutile dire che una macchina pulita è caffè più buono, insomma, caffè migliore. Io ti ringrazio per ora, ti chiamerò più tardi. Grazie a tutti. Richiamiamo di nuovo sul palco, visto che il secondo competitor è pronto, i giudici di questa batteria. Di nuovo, Sergio Barberisi, Andrea Antonelli della Pulicaf, Luca Ventriglia, capogiuria e giudice internazionale nei campionati mondiali, Andrea Alberghini della Quamar. Noi siamo pronti. Luca, il tempo è già trascorso, abbiamo settato il competitor. Corretta pressatura, livellatura del caffè all'interno del filtro, pulizia prima dell'aggancio del gruppo. Ricordiamo che le regole fondamentali sono comunque quelle dell'estrazione di un buon espresso per questa bevanda a base latte ed espresso. Quindi attenzione a come viene erogato l'espresso in tazza, i tempi di estrazione, il giusto intervallo dal momento in cui andiamo ad inserire il portafiltro nel gruppo di erogazione all'attimo in cui schiacciamo il pulsante. Facciamo un applauso a Damiano, ragazzi? Abbiamo un vivaio fantastico di un istituto alberghiero qui con noi, no? Ne siete tanti, sarebbe bello vedervi nei prossimi anni in competizione. Quindi vediamo che la prima bevanda realizzata da Damiano in questo caso è un free pour con un reverse, quindi l'unione di due figure, di due disegni in tazza, lavorando non solo con la lattiera ma anche ruotando la tazza della bevanda. Vi ricordo che uno dei giudizi da parte dei nostri giudici è quello del controllo del contrasto netto tra le figure, la coerenza fra quando dichiarato sulla foto che è qui sul banco e la bevanda realizzata dal barista. Se vedete muoversi la tazza non è colpa del barista ma del cameraman. Fermo e gelido come un iceberg.
Damiano in questo momento sta preparando la seconda sequenza di bevande, quella cioè realizzata con la tecnica del designer latte, quindi ok versaggio con la lattiera, ma poi utilizzare un pennino per definire il disegno creato. Poi se andiamo ad osservare bene è l'evoluzione della bevanda presentata poco prima. Guardiamo sempre come amalgama prima il latte con l'espresso all'interno della tazza per renderlo più morbido, più corposo, per poter disegnare e adagiare in maniera più semplice il latte sopra la bevanda. Anche qui in questo caso la tecnica di girare la tazza durante la preparazione della bevanda per creare un reverse che poi verrà modificato con l'utilizzo di un pennino. Ricordiamo sempre che ci sono 8 minuti a disposizione dei competitor per realizzare le 4 bevande. SIGEP ospiterà anche quest'anno la finale del campionato nazionale di latte art, poi intervisteremo una responsabile del SIGEP Rimini e gli chiederemo cosa stanno preparando di importante per noi quest'anno. So che ci sono delle novità, ci saranno delle realizzazioni di cose particolari, si parla anche di un treno, ma me ne racconteremo più tardi queste cose. Time, un applauso a Damiano, secondo concorrente in gara di oggi. Damiano, dai che sei lì, sono solo arrivo. Ecco, come stai Damiano? Bene. Vediamo quale trema la mano di più, fa vedere. La tua stavolta. Come stai Damiano? Vieni qui davanti. Sei caldo, Dai, davvero, dicelo, girati verso il pubblico perché comunque ci stanno guardando. Come ti senti? Dentro di te, ma se vai a scavare un attimino, una cosa... Soddisfatto. Soddisfatto. Pensavo peggio. No, peggio, una delle cose che cerchiamo di trasmettere ai competitor, che ce la dicevano in passato, che se te pensi di aver fatto un errore, non dichiararlo mai, probabilmente il giudice non se ne è accorto. Io mi auguro che tu possa essere tra i 2 che rappresenteranno questa splendida isola a Rimini, tutto è possibile. Vorrei lasciarti ai saluti dei tuoi giudici. Invitiamo il nostro caro amico giù a prendere sulle tazze per le foto di rito sul tavolo del coffee show di Siracusa. Te puoi prendere le tue cose e portarle via. E mentre i giudici in maniera solerte analizzano il punteggio del nostro amico Damiano, ci prendiamo giusto un minuto di pausa, ma giusto un minuto, poi avremo in gara il terzo concorrente, un altro amico, Giuseppe Valvo, ne parleremo dopo, lo microfoniamo se possibile, come faremo con tutti se riusciamo i competitor in gara oggi. Giusto un minuto e siamo subito da voi.
Bene, direi di chiamare il terzo concorrente in gara, Giuseppe Valvo, così daremo a lui l'opportunità di fruire subito dei suoi 5 minuti per la preparazione alla gara. Abbiamo dato il via adesso ai suoi 5 minuti. A fra poco.
Signori di Siracusa, siamo pronti col terzo concorrente in gara, Giuseppe Valvo. Raccontaci un attimo di te, che stanno arrivando i giudici. Dai, sono Giuseppe Valvo, vengo da Palazzo Lagrede e oggi siamo qua, diciamo, a cercare di spingere ancora di più il concetto della latte art dalla Sicilia fino a Rimini, ecco. Ci racconti il tuo percorso brevemente, come sei arrivato, la tua formazione, i tuoi passi? Il mio percorso veloce, insomma, 4-5 anni fa mi è capitato di venire al SIGEP e lì è stata un'esperienza fortissima, in quanto mi sono letteralmente sconvolto dell'ambito della caffetteria italiana, e quello è stato lo spunto che mi ha detto io voglio provarci, ecco. Quindi mi ha stravolto totalmente tutto il modo di lavorare, è un bell'ambiente, bella gente e soprattutto molti professionisti, quindi... Giuseppe, volevo chiederti, per te la formazione è importante in questo periodo? Ma sì, la formazione è molto importante in questo periodo, più che altro per cercare di educare il barista nella lavorazione di ogni singolo espresso, e soprattutto quello che io magari voglio consigliare un po' a tutti i giovani, lavorate con il cuore, perché solo con il cuore un caffè ne esce. Bravo, ok Giuseppe, ci siamo tutti, bene. Giudice in gara, Andrea Antonelli, Pulicaf, Sergio Barberesi, Water & More, Andrea Alberghini, Quamar e Luca Ventriglia, il nostro giudice internazionale. Di nuovo 8 minuti a disposizione del competitor. Bene, Giuseppe Valvo, anche lui realizzerà 2 immagini in 4 tazze, 2 saranno in free pour, vi racconteremo tra poco cosa c'è su questo banco, e poi 2 design latte. Vedete comunque l'importanza del barista: flussare la doccetta, pulire il portafiltro e il filtro al suo interno, igiene sul lavoro. Usare in questo caso un grinder on demand per avere una macinatura fresca, adatta al momento e pochissimo ossidata, giusta pressatura, livellatura del caffè all'interno del filtro, pulizia di nuovo e aggancio e immissione, cosa sto dicendo non lo so, aggancio del portafiltro, preme immediatamente per l'estrazione dell'acqua sul caffè. Importantissima la temperatura del latte, non voglio soffermarmi ora a parlarne, ma ne faremo parlare proprio dal barista stesso. Quanto è importante il giusto grado di temperatura per rendere dolce e ricco il latte da utilizzare poi nella bevanda a base espresso e latte. Free pour, la prima preparazione di Giuseppe Valvo. Sta dichiarando ufficialmente tutto quello che farà nella tazza. Quello che Giuseppe ha dichiarato è che nella tazza del suo free pour ci sarà un cigno riflesso all'interno. E la prima bevanda è pronta, facciamo un applauso a Giuseppe Valvo. Settle down, not the same without you around.
E il secondo è pronto. Via, servito ai giudici. Ricordiamo sempre l'importanza della similitudine della bevanda a quella dichiarata sulla foto, il quanto più possibile contrasto di colori nell'utilizzo del latte e dell'espresso, quindi più definizione, più punteggio. Vedete l'operazione che ha fatto adesso il capogiria? Ha messo da parte le due bevande per concedere spazio a Giuseppe che sta dichiarando la sua prossima bevanda. Omogenizza latte con l'espresso per creare la sua tela, su cui ha fatto già i suoi primi due elementi, e al terzo utilizzando sempre una tecnica di roteare la tazza. Non dimentichiamo mai che stiamo attenti comunque anche all'igiene durante la gara, quindi attenti anche a come prendiamo la nostra tazza, a dove poggiamo le mani, perché ricordiamoci sempre sia una bevanda e come tale può essere consumata e deve essere consumata dal cliente finale, quindi attenti all'igiene, attenti ai particolari. La prima parte di queste seconde bevande è stata completata, cioè quella del versaggio in free pour nella tazza. Ora il nostro barista, con la tecnica da lui ritenuta più idonea, andrà a terminare il disegno che lo porterà a realizzare una farfalla nella tazza della bevanda personalizzata. Chiediamo intanto al quarto competitor Domenico Scrivo di farsi vedere qui, perfetto, presente, quindi fra pochi minuti sarei in pedana. E saremo al giro di boa perché sarà il quarto concorrente. Un caloroso applauso al nostro terzo concorrente della provincia di Siracusa, Giuseppe Valvo, che batte le mani, ma non, secondo me non si sta applaudendo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Bacio. Sai, spero che sia andata. No, cercavo, avrei preferito dare anche qualcosina in più, ecco. Mi ritengo soddisfatto delle bevande, però credo che potevo dare un tantino in più, ecco. Però vabbè, dai, ci sta, è la gara, l'emozione, giocare in casa, va bene così. Ti posso chiedere una cosa, la chiedo anche agli altri.
come parte la tua ricerca o come pensi di fare delle nuove figure, perché non è semplice, perché copiare, vi ricordo che nei parametri di giudizio dei giudici c'è l'originalità. Certo, sì, insomma. A cosa ti ispiri? Beh, mi ispiro a questo disegno, sì. Dai, intanto salutiamo i giudici, ciao Andrea, ciao Sergio, Luca e Andrea. A cosa mi ispiro? Insomma, vabbè dai, diciamo un po' le figure base dell'arte arte sono un po' quelle, ecco. Però voglio dire anche modificando qualcosina, qualche spunto, qualche tema, la natura, la farfalla, insomma è venuto fuori questo disegno un po' ritoccato, un po' rivisto, ecco, però mi sono ispirato proprio a questo qua per fare questo disegno, ecco. Giuseppe, cosa chiederti ancora? Noi siamo visti anni fa, no? Sì. Siamo visti in una parte del tuo percorso professionale, vuoi parlarne del tuo percorso se hai voglia? Sì, il mio percorso formativo nell'ambito della caffetteria è stato, diciamo, letteralmente stravolto dal trainer Marco Poidomani, trainer SKAE, che mi ha, penso, preso un po' come figlio su questa bella situazione, ecco, perché collaboriamo insieme, quindi io ho bisogno di crescere, ecco, e ho un appoggio molto forte da lui, e quindi un ringraziamento anche a Giuseppe Fiorini, che insomma è stato presente in questo percorso, ecco, e un ringraziamento al signor Marco, grazie a tutti, ecco, grazie. E grazie a te Giuseppe, hai colto l'occasione di parlare di Marco Poidomani e ne parleremo dopo, devi. Al termine della competizione avremo il vincitore e comunque il secondo classificato che accederà alla finale nazionale di Rimini, poi parleremo di Marco Poidomani parlando dell'ambito della SKAE, in particolar modo della SKAE nella regione Sicilia. Quindi è stato creato un progetto, ne parleremo più tardi, quindi sarà un incontro sicuramente piacevole, assai breve, perché poi daremo spazio alla festa che concluderà questa giornata per aprire poi quella internazionale di domani, sempre qui a Siracusa al punto G. Detto questo, siamo pronti per accogliere il quarto concorrente in gara, lui non siciliano, ma abbiamo scoperto che oltre alla Calabria abbiamo anche la Sardegna insieme alla Sicilia in questa performance. Quindi, Giuseppe, ti chiediamo di lasciare la tua postazione pulita così come l'hai trovata e accogliere il quarto concorrente in gara, che è Domenico Scrivo.
Ok, quarto concorrente in gara, arrivo. Domenico Scrivo, eccoci. Domenico, ti passo il microfono, da dove arrivi, cosa fai nella vita, perché sei qua, vai. Buongiorno a tutti, io arrivo dalla Calabria, sono titolare di un locale. Allora, provincia di Vibo, Serra San Bruno. Ho un bar. Io ho iniziato 3 o 4 anni fa, già da anni cercavo di fare latte art, di seguire, di vedere se c'era qualcuno che promuoveva questa tecnica. Poi grazie ai social network sono arrivato a seguire il coffee show. Ogni anno seguivo questo coffee show e la mia speranza era già da 2 anni fa di poter partecipare, però poi non ci sono riuscito. Quest'anno fortunatamente mi trovo qui a confrontarmi e a crescere professionalmente, perché cerco sempre di più, cerco dove ci sono limiti di superarli, quindi mi trovo qui proprio per questo motivo, perché ovviamente man mano si cerca di crescere sempre professionalmente. E come dici tu, incontrare dei limiti, superarli, ed è quello che in realtà stiamo cercando di fare da un periodo proprio, e ne parleremo più tardi in incontro con voi soci, in particolar modo con quelli della Sicilia, ma il prossimo incontro sarà anche con voi con la Calabria, quella di strutturarci ancora di più a livello regionale per darvi più opportunità, quindi togliere un po' di pensieri, ok? Un po' di problemi. Quello che stiamo cercando è quello di creare dei gruppi operativi attivi nelle varie regioni in modo da esaltare tutti voi soci, ma in particolar modo chi vi rappresenterà nella zona, nelle finali nazionali. Detto questo, tu sei pronto, i giudici sono in arrivo, assisteremo alla performance del quarto concorrente in gara. Domenico Wright, ormai il nome in codice, Domenico Scrivo. Sì, ma io vorrei cogliere l'occasione, in attesa dei giudici, di chiamare un attimo Alberto, il nostro caro amico Alberto Cocci. Ti rubo davvero 2 minuti, visto che sei tu uno dei main sponsor di questa manifestazione con la Mahlkönig. Parlaci un attimo dell'importanza della giusta macinatura, della costanza. Non ti dico tutto perché poi... Sì, giustamente la macinatura è una delle fasi fondamentali della trasformazione del caffè, quindi per tanto tempo la macinatura è sempre stata considerata come la Cenerentola, la fase meno importante, semplicemente la rottura del chicco. Invece la rottura e il taglio del chicco nella maniera giusta consente dell'estrazione e aiuta anche la macchina a estrarre in maniera migliore il caffè, l'espresso. Anche perché te sei portavoce di una macchina meravigliosa per macinare il caffè, e anni fa, quando si sentiva questo nome che era una chimera lontanissima, A perché non era italiana, B perché aveva dei prezzi diversi da quello che il mercato italiano ci offriva in quel periodo. Oggi cosa è cambiato nel barista e nelle aziende che poi adottano questa attrezzatura? Sì, giustamente, diciamo che Mahlkönig ha sempre prodotto macina caffè industriale da drogheria, ormai quasi da 100 anni. 15 anni fa ha introdotto il concetto di macinatura on demand, che era un concetto che travolgeva completamente il concetto della macinatura classica, e diciamo oggi come oggi sempre più i baristi e le torrefazioni anche in Italia si stanno avvicinando al concetto di macinatura on demand, proprio perché consente di estrarre tutti gli aromi racchiusi nel chicco, immediatamente riportarli in tazza. Altra domanda, qual è uno dei vantaggi di cui siete certi sul vostro apparecchio? Domandone.
uno dei Se vantaggi... tu dovessi venire da me, no? Nella mia scuola, e mi dici Marcello, guarda, usa il Malkonig al posto di X perché una delle opportunità, una delle cose meravigliose di questa nostra macchina è... No, allora, le cose fondamentali su cui concentrarsi quando si analizza un on demand sono ovviamente velocità di esecuzione della singola dose, precisione, che è un'altra cosa fondamentale perché è quella poi che fa modificare anche il risultato in tazza. Nel caso nostro, mi permetto di dire, anche è stato fatto uno studio molto particolare sulla macina, sul taglio della macina, pensata apposta per questo tipo di estrazione. Perché poi molte volte ci si sofferma solo alla descrizione del diametro delle macine, molti invece trascurano il numero delle lame. Sì, esatto. Alberto, grazie ancora, perché la tua realtà, la tua azienda, la tua professionalità è un supporto importante per far emergere questi campioni che oggi sono qui a mettersi in discussione. Quindi a questo punto chiamiamo di nuovo la nostra giuria, iniziando da Andrea Alberghini. Andrea, vieni pure. Andrea Alberghini, giudice tecnico, seguito da Andrea Antonelli e Sergio Barberisi. E il nostro capo giuria, l'amico, il professionista, il giudice internazionale Luca Ventriglia. Ok? Pronti con il quarto concorrente? Bene, dopo la descrizione di Domenico ai suoi giudici di oggi, quindi i suoi clienti qui davanti al banco, ha descritto in maniera indiscussa quale sarà la sua prima preparazione. Quindi, nella prima prova, lui andrà in free pouring e andrà a realizzare, vediamolo, un reverse, quindi utilizzando la tecnica del free pouring andrà a fare una figura composta ruotando la tazza con a fianco ad essa un doppio tulipano. Ricordiamo ancora una cosa, similitudine tra la foto e la tazza realizzata, ottimo contrasto tra i due ingredienti che sono il latte e l'espresso, l'abilità nell'usare la sua attrezzatura, l'originalità, la giusta tenuta, la giusta qualità della schiuma, crema realizzata montando il latte. La sinergia di tutti questi ingredienti sarà una somma che, aggiunta ad altre varianti, tra cui il giudizio tecnico del nostro Andrea Alberghini, daranno un punteggio finale. I migliori due di questa semifinale nazionale accederanno di diritto alla finalissima di Rimini a gennaio 2007 presso la fiera SIGEP. Il reverse è quasi pronto, partiamo con il tulip a 3 elementi, il primo è concluso, attendiamo il secondo del nostro caro competitor Domenico, Bright, è pronta la prima tazza per i giudici. Facciamo un applauso anche a Giuseppe, pubblico di Siracusa. Domenico, scusa, è venuto Giuseppe.
1, 2, 3. Ruota la sua tazza, la inclina verso la lattiera. 1, 2, 3, si alza, 4 e via. E la seconda tazza è pronta per i giudici. Finito il primo round, un applauso ancora a Domenico Scrivo. Ricordiamo ancora al quinto concorrente Matteo Beluffi di prepararsi per la sua gara, perché subito dopo sarà lui sul palco. Concluderemo la prima tornata di gara, ci sarà un buffet, subito dopo riprenderemo con gli altri concorrenti in gara, ci saluteremo, tutti a farsi la doccia perché qui bisogna stravolgere tutto, ci sarà la proclamazione del campione, del secondo classificato, poi ci allontaniamo un attimo, saremo qui intorno alle 20 per un incontro piacevolissimo con i soci della Sicilia, dopo daremo il via alla festa organizzata splendidamente da Gaetano Bongiovanni qui alla 6ª edizione del Coffee Shop di Siracusa. Un applauso di diritto a Gaetano. Bene, emulsione della base su cui disegnare. Ha inizio il vortex nella tazza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ed è la base di quello che ha dichiarato poco fa Domenico, del grande pesce all'interno della tazza. Ve lo descrivo così come l'ha fatto lui ai suoi giudici. Prepara la base per la seconda bevanda, quindi emulsione latte con espresso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contare questi elementi mi ricorda una gara dell'anno scorso a Milano, dove abbiamo dei personaggi presenti in quella gara ed era una sfida lunghissima. Una l'abbiamo qui su, che poi è la campionessa di quell'edizione, ne parleremo più tardi. Ancora, descriviamo quello che sta facendo il nostro amico Wright dalla Calabria. Sta realizzando i suoi piccoli pesci all'interno di questo virtuale acquario. Ancora 8 minuti di tempo per i competitor per realizzare le 4 tazze per i giudici. Ora, con la tecnica libera, va a tagliare creare il becco del grande pesce, anche l'occhio, perché l'occhio vuole la sua parte, le bollicine, l'ossigeno, fonte di vita marina e non solo, e i 2 pesciolini che sono lì in questo acquario virtuale.
Ricordiamo al pubblico che il concorrente si muove nel migliore dei modi per servire la bevanda sui giudici, quindi attenzione particolare, attenzione al servizio, oltre alla maestria nel realizzare il suo disegno. Attenzione ai particolari. Bollicina bianca a riflesso scuro e di nuovo macchia bianca all'interno di essa. Servito ai giudici. Ok, un applauso a Domenico Scrivo, quarto concorrente in gara. Vieni qua Domenico, vieni Domenico, vieni. Dici come ti senti, come stai? Bene. C'è la mano ferma, ragazzi. Bene, mi tremava un po' la mano per l'emozione, ma comunque mi tremano in genere le mani, quindi non è causa solo l'emozione, ma anche perché c'è questo tremore. Quindi, però è ovvio, ti senti, sai che ci sono dei giudici, dei professionisti che ti osservano, che ti valutano e ti viene l'emozione, sale un po' la febbre, però diciamo che sono soddisfatto. Allora, ti rubo ancora il microfono, vorrei farti salutare Luca Ventriglia, il capogiuria di oggi, Andrea Antonelli e Sergio Barberisi che conosci benissimo, insieme a Andrea Alberghini. Consiglio che mi sento di darti Domenico, come lo do a tutti: terminata la gara, gioia, disappunto ne avremo, ne avrete sicuramente, chi più chi meno. Chiedo di togliere le tazze. Un consiglio che mi sento di darvi è quello di chiedere ai giudici visionare le vostre schede per poter solo migliorare nella vostra gara. Cioè non andate via, Napa mi è andata male, vabbè. No, controllate dove, perché è andato male. Cosa non vi ha dato l'opportunità di essere su quei 2 gradini, ok? Il terzo concorrente è il quarto, cioè perdonami Domenico, settaggio della tua macchina, pulisci tutto, controlla i portafiltri, lasciala così come l'hai trovata, grazie carissimo. E abbiamo pronto già il quinto e ultimo concorrente di questa prima parte, di questa fantastica manifestazione, che salirà qui sul palco tra pochissimo, Matteo Beluffi, ne parleremo dopo, chi è, cosa fa, bla bla bla. Siamo pronti? Matteo, dove sei?
cool, just trying to do a body slam. We need to bring that old school back, get everybody on the floor. You can never have enough. Right now I'm looking for more. Got to get your groove on, baby. The beat is jumping. Got to get your groove on, baby. There's no time to wait. No time to wait. Remember how the girls were so fly, the boys in their baggy jeans. And then the 80s stop was right, just bursting out at the seams. Whatever style that makes you hot or got you feeling cool. Turn the volume up real loud, get down to it, that's the rule. High fly, body slide, electric boogaloo. Hand clap, bring it back, got you looking smooth. High fly, body slide, electric boogaloo. Bring it back, got you looking so damn smooth. Got to get your groove on, baby. The beat is bumping. Got to get your move on, baby. There's no time to wait. No time to wait. So move close and dance with me, baby. Move close when I got the moves. Said move close and dance with me, baby. I love your dancing shoes. Il quarto concorrente in gara è pronto, i giudici stanno per rientrare. Daremo il via a questa ultima partecipazione nella prima batteria di oggi. Vi ricordo che poi ci sarà un ricco buffet, se volete potete prenotarvi per i ticket o gli scontrini alla cassa. Avremo poi una pausa fino alle 15 quando daremo di nuovo il via alla seconda batteria di questa giornata con gli ultimi due competitor e poi proclameremo il vincitore e il secondo classificato di questa competizione.
Eccoci. Ok, quarto concorrente in gara, Matteo Peluffi. Volentieri ti lascio il microfono, raccontaci in un minuto di te. Tipo? Orientamento Orient- politico, segno Sì. zodiacale. Ah, ok. Zodiacale. No, no. Sono Matteo Beruffi, vengo da Milano. Ho cominciato nel 2014 a fare anch'io campionati. E ogni anno si cresce, si migliora, cercando sempre di migliorare sia se stessi che anche il risultato poi finale. Tempo, denaro, risorse, da Milano scendere a Siracusa per cercare di qualificarsi a una finale nazionale. Perché tutto questo impegno e quanto è importante, scusami? Per quanto mi riguarda è molto importante, prima perché ci credo, secondo perché fa crescere anche a livello personale continuare a partecipare, a fare gare e si impara sempre qualcosa di nuovo, sia su se stessi che magari per il lavoro dietro al bancone anche. Io ti auguro in bocca al lupo e tu possa essere, come gli altri, uno dei finalisti di Rimini, perché sarà un piacere rivedervi. Ora, accogliamo di nuovo per questa ultima manche mattutina i nostri giudici qui a Siracusa. Ricominciamo con Andrea Alberghini della Quamar, Sergio Barberisi di BWT Water and More, Andrea Antonelli della famiglia Pulicaf e il nostro capogiuria Luca Ventriglia. Bene, presentazioni di rito, ricordiamo anche per Matteo 8 minuti di gara. Corretta distribuzione del caffè macinato nel filtro, pressione, livellatura, pulizia, immissione nel gruppo d'erogazione e estrazione diretta senza far attendere il caffè, senza la preinfusione. Il concorrente, come gli altri, ha preparato l'estrazione dell'espresso e nel momento successivo scalda e monta il latte, anzi monta e scalda il latte. Pulizia obbligatoriamente maniacale da ripetere nei nostri luoghi di lavoro. Giudice attento ed imparziale Andrea Alberghini, giudice tecnico. Anche lui amalgama il latte che versa dalla lattiera nell'espresso, si avvicina inclinando la tazza, primo elemento, secondo, ruota leggermente la tazza per creare una foglia, prolunga il becco del cigno. Ora gli altri due elementi che vedremo, eccolo qua, una rosetta tagliata al lato e la seconda rosetta tagliata al lato. Poi ci siamo.
Primo, pronto, un applauso a Matteo Beluffi. Ora si andrà a replicare quello appena fatto, quindi di nuovo una bevanda usando solo la tecnica del free pour, quindi versaggio libero con la lattiera, 2, 3, taglio laterale, versaggio collo, testa, becco del cigno, un elemento, secondo elemento. Colmare la tazza e servire il giudice. Raggiunta già la metà della gara, inizia la seconda parte dove andrà a usare la tecnica del designer latte, quindi ok versaggio con la lattiera, ma utilizzo di un pennino o un accessorio dal barista ritenuto opportuno per disegnare la sua bevanda. Attenzione sempre ai particolari tecnici, con un giudice tecnico che abbiamo lì vicino il faro, Andrea Alberini, abbiamo 2 visual judge, Sergio Barberisi e Andrea Antonelli. Storia di questo percorso che si sta per concludere qui a Siracusa domani. Capo giuria, nonché giudice internazionale, presente anche quest'anno ai campionati mondiali svolti in Irlanda, Luca Ventriglia, ormai itinerante, fisso nei circuiti competitivi legati al mondo del caffè. Anche qui l'importanza di rendere omogenea la parte, la tela su cui disegnare. 1, 2 e ci si muove. Adesso non ve li conto tutti perché sarà molto vorticosa questa preparazione. Vediamo cosa sta venendo fuori. Chi è che indovina? Siamo ancora a metà dell'opera. Vabbè, zitto. Ricordiamo che è una tappa valida per la finale nazionale di Rimini. Subito dopo alle 15 avremo il sesto concorrente che è Andrea Bellisai e il settimo Filippo Pagano. Concluderemo questa meravigliosa tappa di qualifica di Siracusa. Siamo alle battute conclusive del quinto competitor. Ricordiamo quindi i criteri dei giudici, i disegni quanto più identici a quelli dichiarati dal barista, il controllo della schiuma, il contrasto tra gli ingredienti nella tazza, l'armonia nelle posizioni delle varie figure all'interno della coppa, creatività da parte del barista, quindi la sua abilità nel versare, l'originalità del disegno o l'espressione sorpresa dei giudici nel vedere la realizzazione.
Il concorrente nel momento in cui gira la tazza e la deposita davanti al giudice dichiara di aver terminato la sua opera. Si appresta quindi a concludere la quarta tazza di oggi, dopodiché daremo libero sfogo a questo buffet meraviglioso. Io mi ci tuffo da qua, preparatevi, aprite il samovar. Ricordiamo che solo per oggi, per questa splendida manifestazione, il buffet è accessibile a tutti al semplice e solo prezzo di 10 euro. Entrate da qui, portate via tutto, non dimenticando la vostra bevanda alla fine. Time, un applauso a Matteo Beluffi e a Barbara che sta attraversando adesso, un applauso anche a Barbara, lo merita. Bene, un applauso di rito e un saluto del concorrente ai giudici di oggi. Chiedo l'aiuto da casa, vieni pure. A questo punto possiamo mettere, se volete, un po' di musica. Vi ricordiamo di munirvi di scontrino alla cassa per avvicinarvi alla buffet. Musica, abbiamo 2 ore di splendida pausa. Vi ricordiamo che alle 14 ci sarà un mini tour della piazza qui antistante il punto G, ci sarà una guida per i nostri sicuramente ospiti internazionali che ci hanno raggiunto per la gara di domani, per la manifestazione di domenica. Potremo visitare e capire quali sono queste particolarità della piazza qui a fianco a noi. Vi auguro intanto buon relax e ci vediamo alle 15.
Sì, sì, sì. Marcello, 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 sì. Sì, 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 sì. Vella, 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 Vella. Non si sente niente, no? È la mia voce. Se vuoi ti faccio la cassa di risonanza interna. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì. Bene, bene, bene. Prova, 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 prova. Prova, prova, prova. Prova. Aspetta, fermo, fermo. Prova, prova. Prova, prova, prova. Prova. Prova, prova. Prova, prova, prova. Ah. Prova. Per un po' che si sono fatte. Prova, prova un attimo. Prova. Ecco. Prova. Prova, prova. Andrea? Funziona. Grazie. 5 minuti ancora. Scusa? Sì. Si sa mai nella vita. Bisogna avere cura delle attrezzature. Una mano lava l'altra e due allacciano le scarpe. Prova a allacciarti la scarpa con una mano sola se ce la fai. Tu ci sei riuscita? No, tu non ce la puoi fare. Bar igienico e tutto è più pulito. Vai. Bravo. Ah, bello. Ci fai degli store con il gomito? Barra sterile. Bar sterile. No, è un altro. No. No? Molto diverso, no, non facciamo più. No, perché non è più trasportabile su gomma. Cioè ci vuole l'ADR per trasportarlo su gomma. Perché era infiammabile. Cioè costava di più il trasporto che il prodotto. Però era un cazzo. Qualsiasi cosa lo passavi, ma 0 secondi, 0. Tirano via che non si passavi. Questo è più deconcentrato. Fa il suo che deve fare, però se lo dico. Lui mi ha fatto il fully open proprio per le tramogge, ma quello nuovo che si è preso il corso è molto performante, non si diverti, faccio più dolore. Però è... Beh, questo avviene sui piani, sembra sanitizzante. Sono io a dirtelo, ce lo capisci. No, quello nuovo che avete fatto per la campana. Sì, è meglio. Questo funziona meglio. Adesso funziona meglio quello nuovo. Però l'anno scorso era questo. O sbaglio? No, sono qua a dirtelo, mica sto dicendo così. Vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di 18 anni. Quanti anni hai? 26. Quanti anni hai? 34. Come ti chiami? Domenico. Wright. Domenico Wright. Come ti chiami? Christian. Quanti anni hai? 18 per 2, 36. Più 6. Bella miseria. Per tutti è Domenico Wright. Il bar? Tu dovevi chiamarlo Domenico Wright il bar.
Ma assolutamente, c'è una garanzia. È venuto proprio così, cioè è venuto proprio così, è un leitmotiv. Sì, sì, cioè, è normale, è una cannonata. Non sbagliavi, puoi anche cambiarlo, anzi secondo me dovresti già chiamare il fiscalista e fartelo cambiare su ragione sociale perché non c'è storia. Mi ha detto 5 minuti Gaetano e poi possiamo iniziare con una veloce dimostrazione teorico-pratica della pulizia della macchina espresso che durerà altrettanti 5 minuti, però cronometrati. Per questi ragazzi che hanno difficoltà a sapere come si pulisce una macchina, io lo so. Usate il pulimento, ragazzi. Io ci ho fatto cose che voi umani non riuscite a non sapere. Io ho visto fare cose col pulimilk. Sì, sì, è vero. E poi si parte da lunedì mattina, ore 8, Siracusa, si lascia, si salutano gli amici della Sicilia, direzione lo stretto di Caronte. Abbiamo un pool day a Cosenza lunedì, bravo. Un altro a Lecce martedì e poi mercoledì mi accompagnate a prendere l'aereo a Brindisi. Sara. Sarà tua. Però ci manteniamo per questa sera, ci stiamo trattenendo. Sarà 1, 2, sarà 1, 2. Prova microfono, prova 1, 2, 3. Non è vero, cazzo, non è vero niente. Alberghini Andrea richiamato all'ordine per cattiva condotta col microfono 2. Andrea, non è Antonelli, Andrea Alberghini. Andrea Lattuada in sala stampa, grazie. Ma quelle modelle col curvi fuori cosa si può fare? Le modelle col curvi fuori. Ho visto io l'anno scorso. Perché chiamiamo Ricky Boy? Chi ha chiamato? Sta a chiamare Riccardo Di Gasbarro. Ciao Ricky. Tutto bene tu? Sì. Oppala. Dimmi? Ah, bene. Ma... Beh, prova a sentire Andrea Alberghini, o no? Che vuoi? Sì, io sono con loro, Guarda che se ce l'ho te lo passo, un attimo che lo cerco. No, è andato in albergo. Ah, è andato in albergo un attimo. No, niente. Faccio qua mangiare la vitellona Sì, senza problema, le volte che vuoi. Ciao, vuoi salutare gli amici di Siracusa? Vuoi fare un saluto? Saluto, ciao ragazzi. Pronto? Non ti ha sentito nessuno. Vabbè, Ah, sì.
Il macinino che mi si è bloccato e le macine non giravano più. Come non giravano più? E io cosa cerco ancora qua? Faccio passare una bustina di Poligrinder, ma ce ne posso passare con un altro, fa male. Così no? Etano ok? Minchia. Come ho detto alle persone che finivamo per le 5 metri, venivo un po' se vuoi iniziare adesso Mi prendo tempo. ci prendiamo più tempo dopo. Mi prendo tempo. Allora, vi racconto un attimo una storia del Coffee Show Latte Art. Il Coffee Show Latte Art è nato nel 2010 da una cattiva idea, un po' malsana, di un siracusano, Doc, come la patata di Siracusa, Doc. E qui adesso siamo alla 6ª edizione, abbiamo quasi 48 sponsor certificati. Il vincitore e il secondo classificato di oggi, non so come dirlo, non lo dico. Sì, è meglio dire. Avranno l'accesso diretto alle finali di Rimini 2017 di Latte Art presso Fiera SIGEP. Non stiamo registrando, no, stiamo provando il microfono se va bene. Aspettiamo che arrivano i competitor, quelli che sono andati a farsi il giro che non stanno arrivando. Ed erano fino alle 3:15, sempre che arrivano alle 3:30. Sono anche giù dalla via. Al ristorante dove abbiamo detto primo anno, qua. Quello dietro al Duomo. Sono anche per quella via lì. Ho incontrato una staccionata al mare. È bellissimo. Una facciata, abbiamo visto incredibile. Eravamo io e la Silvia a mangiare un gelato. Andiamo a mangiare un giro. Abbiamo qua con noi uno dei concorrenti, Cristian Salerno da Reggio Calabria, intervistato da Andrea Calabri di Cremona. Avviso a tutti i concorrenti che hanno partecipato al campionato italiano Latte Art, sono pregati di lasciare poi in ordine le loro tazze di gara in area backstage, lavate e stirate sulla macchina del caffè espresso, mi raccomando, verranno poi conteggiate, per cortesia. Valvo, quindi togli quelle che ti sei messo in valigia di tazze, Valvo, Giuseppe, e rimettile sulla macchina del caffè espresso. Ti vengono poi conteggiate il prossimo anno. Ripartiamo, vi rubo la parola soltanto un attimo, tra 5 minuti ricominciamo immediatamente con le selezioni del campionato italiano di Latte Art. Ci saranno ancora due concorrenti in gara e i loro nomi sono Filippo Pagano e l'altro non lo so, il nome è ancora in gara, Andrea Bellisai, pupillo della Sardegna. No, è una raccomandazione, non devo dirvi niente, è una raccomandazione, siccome
sono state trovate tracce, mi raccomando, tracce di grasso di caffè attaccate ai portafiltri. Siete pregati, quando fate le cose sporche, di lavare i panni in casa vostra. Quindi i portafiltri, i filtri, gruppi erogatori, macina dosatori e lance vapore vanno rigorosamente pulite a fine servizio. Mi raccomando, che quando poi altrimenti arrivano i controlli, vedono tracce di caffè nel caffè, poi si fanno delle domande. Io a questo punto vi lascerei direttamente la parola. Cominciamo immediatamente, poi potremo insieme vedere al termine delle gare, con le macchine appunto che avranno lavorato, siamo d'accordo, la pulizia delle macchine espresso, quindi lascerei la parola a questo punto al nostro presidente, chiamiamolo qua, Marcello Vitellone, chiamiamolo pure, e il nostro coordinatore. Ciao Marcello, ti lascio la parola e ti lascio anche il microfono, e in bocca al lupo per gli ultimi due concorrenti. Grazie Andrea, eccoci tutti pronti. Allora, i giudici sono pronti. Ok Luca, un po' di musica, 3 minuti, iniziamo con il penultimo concorrente in gara. Grazie dalla regia. Si prepara intanto Andrea Bellisai, che è arrivato niente di meno dalla Sardegna. Sì, allora, penultimo concorrente in gara, puoi salire sul palco, accogliamolo con un applauso, tra un po' lo conosceremo, incoraggiamolo perché ha fatto veramente molta strada per essere qui con noi, è una cosa che ci dà tanta soddisfazione. Anche per lui, dimmi quando sei pronto, ti do i 5 minuti. Sono partiti 5 minuti. Ok, via. 5 minuti da ora per preparare la sua area gara. Intanto i giudici stanno vestendo i loro grembiuli e stanno imbracciando le loro cartelle. Eccoli qua pronti. Ve li ripresenteremo tra poco.
Ecco che pian piano la sala torna di nuovo a riempirsi come questa mattina, dove c'è stata una grande presenza di pubblico, sia del settore che curiosi. Ricordiamo che Andrea Bellissai ha 5 minuti, come tutti quelli che l'hanno preceduto, e quello che arriverà dopo, che è Filippo, lo presenteremo più tardi, per settare la sua postazione di gara, per renderla pronta e idonea per iniziare la sua performance, che poi durerà 8 minuti. Alziamo un po' la musica in questi minuti che restano qui in fantastica attesa. Allora, il concorrente è pronto, quindi a questo punto accoglierei i giudici di questa splendida sesta edizione del Coffee Show a Siracusa, iniziando da Raffaello Calabrese dalla Corte Macchine per Espresso, Andrea Alberghini, Quamar, Macina Dosatori, Andrea Antonelli, ormai veterano qui a Siracusa della Pulicaf, e conclude il capogiuria, il giudice internazionale Luca Ventriglia. Andrea Bellissai, che arriva da vicinissimo Cagliari, ha appena macinato con un fantastico macinino on demand della Malkonig la sua grammatura per 2 espressi, inserisce, preme il pulsante e attiva immediatamente l'estrazione dell'espresso, flussa la lanciavapore e la pulisce come da regolamento. Ricordiamo che professionalità significa anche igiene, ed eccolo qui che comincia a montare il latte e poi scaldarlo per realizzare le sue prime due bevande personalizzate a base espresso e latte. Andremo a vedere se realizzerà prima 2 tazze di bevanda utilizzando la tecnica del free pour oppure del designer latte, ma lo vedremo solo tra un istante. Vi ricordo a chi fosse appena arrivato che la gara ha un giudizio tecnico e visivo molto elevato. Ci dovranno essere delle corrispondenze fra quanto dichiarato dal concorrente sulle foto depositate qui davanti ai giudici con quanto viene realizzato. Maggiore sarà il risalto del disegno con un gran contrasto tonale fra l'oscuro dell'espresso e il bianco del latte, migliore sarà il punteggio. Molto importante la maestria, la tecnica con cui lavora il concorrente, il barista. Importantissima poi la tessitura del latte e tante altre piccole sfaccettature che fanno da contorno, tra cui l'originalità e la maestria del barista.
e le prime 2 bevande versate con la tecnica del free pour sono pronte. Un applauso meritato ad Andrea. Si prepara per la realizzazione della seconda serie di bevande, in questo caso col designer latte, quindi andrà a utilizzare la tecnica finora adottata più l'utilizzo di attrezzature, in questo caso un pennino, per realizzare le immagini da lui dichiarate nella tazza. Vi ricordo ancora che siete tutti al coffee shop di Siracusa. Tappa valevole per la qualificazione alle finali del campionato italiano baristi latte, campionato italiano latte art. 2 accederanno di diritto a questa finale. Abbiamo 4 concorrenti della Sicilia, 1 della Sardegna e 2 della Calabria. Siamo ormai alle battute finali dell'esibizione del nostro amico barista Andrea Belissai. Ne approfittiamo mentre è in gara Andrea per ricordarvi che avremo ancora un concorrente subito dopo questa esibizione. I giudici si riuniranno, tireranno sullo score i risultati di questa gara. Abbiamo pensato di anticipare l'incontro di tutti i soci Sky Italia, visto che ci siamo, soprattutto dalla regione Sicilia, ma benvenuti tutti gli altri appartenenti alla nostra stessa famiglia. Faremo un incontro brevissimo di circa 30 minuti, andremo a raccontarvi quali sono le evoluzioni nel mondo, davvero in tutta la terra, delle associazioni, quindi SCA e SCAE. Questa fusione quanto è importante, ma quanto è importante quello che vi racconteremo tra poco per la vostra regione Sicilia. Quindi vi invito comunque a non andare via, anche perché dovrete sapere chi è il vincitore e chi sarà il secondo che arriverà a Rimini, quindi è importante che restiate qui con noi. Ricordiamo a tutti che ci sono 8 minuti a disposizione del competitor per terminare la gara nel tempo utile, poi ha 1 minuto di overtime.
Stop. Un applauso ad Andrea. Alziamo adesso un po' la musica, così ci rallegriamo un attimo. Siamo dopo il buffet, quindi siamo un attimino un po' leggermente addormentati. Appena dobbiamo svegliarci, dobbiamo ricaricarci. Andrea, come stai? Eccomi qua. Vai. Non ho più polso. Non hai più polso, eh? Raccontaci di te, quanti anni hai, non ti conosciamo, o meglio tutti non ti conoscono bene, da quanti anni che fai questo lavoro? Ho 26 anni, arrivo da Cagliari, faccio già da qualche anno questo lavoro, però è da pochissimo tempo che mi voglio specializzare e mi sto specializzando sia in caffetteria che ovviamente sia autodidatta sia con l'aiuto della Chiara in latte art. Niente, la tensione è tanta. Anche la domanda che rivolgo a te, come fatta a tutti, cos'è che ti spinge ad affrontare impegni economici e di tempo nel muoverti comunque dalla Sardegna, arrivare a Roma, da Roma arrivare qua giù a Catania, da Catania a Siracusa, è un bel giro. Cavolo. Cioè, cosa ti aspetti da questo impegno? Un futuro più bello, poi soprattutto mi piace tantissimo questo lavoro, cioè l'ho riscoperto. Prima non pensavo fosse così. Adesso grazie sia a Sky, grazie ai corsi, grazie anche alle persone che amano questo lavoro, mi hanno incentivato a dover continuare e comunque migliorarmi sempre di più. Sicuramente arrivare dalla Sardegna non è semplice, però investire sul proprio futuro è tanto. Andrea, ti lascio un applauso, il saluto dei giudici. Andrea Bellissai da Cagliari. Grazie a te. Puoi sistemare la tua postazione e chiamerei a questo punto l'ultimo concorrente in gara di oggi, Filippo Pagano. Tu ci sei, la tua attrezzatura è pronta, ma davvero un minuto e puoi salire sul palco. Invito il mio caro amico ormai a raggiungermi su. Pensavo me lo ricordassi. Alessio, dove sei? Siracusa, Alessio? Teoria. Pratica? Siracusa. Grazie Alessio, grazie mille. È indubbio un grazie ai ragazzi dell'Istituto Alberghiero Federico II di Siracusa. L'applauso va a voi, ci state supportando ormai da giorni in maniera meravigliosa. Ci auguriamo davvero di vedervi domani perché avrete l'opportunità di vedere delle cose meravigliose. Definiamole internazionali perché anche oggi c'è tanta bella roba da guardare. Vi ricordo ancora che siamo in diretta streaming, quindi salutate tutti quelli che vi vogliono bene, vi stanno seguendo e hanno tempo da dedicare a noi. Nadia Rossi che qui sotto è una giornalista di Bar Giornale, apritelo questo meraviglioso mensile che arriva nei vostri locali o magari nella vostra scuola. Ci sono tante novità, tanta tendenza e quindi davvero tanto da scoprire. Rinnovo l'invito ad organizzarvi per chi può e raggiungerci a gennaio a SIGEP, dove vedrete le finali più belle in assoluto dei campionati. Bene, l'ultimo concorrente può raggiungerci qui sul palco, ve lo presenteremo tra poco, Filippo Pagano, la sua storia, la sua vita, il suo segno zodiacale, misura delle scarpe, parrucchiere di fiducia. A lui chiederemo poi una cosa sola, semplicissima, il suo numero di iscrizione alla Sky, se ricorda che numero di socio ha. Quanti anni è che sei iscritto? Ah, abbiamo quasi raddoppiato il numero degli iscritti, ecco perché, diciamo, da dove viene?
sei già partito con i tuoi 5 minuti, ok? Allora, vi ricordo ancora, soprattutto ai ragazzi, chi è che ha un telefonino, un tablet in mano, un iPad, qualcosa? Siete tutti connessi ad internet ormai? Se andate su Facebook, che succede? Allora, per chi ha la possibilità di connettersi su Facebook, andate sulla pagina ufficiale della Sky Italia. Lì vedrete in diretta l'andamento di questa gara, ma senza video che già girano in diretta stream, vedrete le foto, vedrete i partecipanti, cliccate mi piace, magari entrate in questa pagina dove potete essere costantemente aggiornati sull'evoluzione del mondo A della professionalità, B della caffetteria e delle competizioni. Quindi, siccome il futuro è vostro, sfruttatelo.
Giuseppe Valvo. Noi siamo pronti, i giudici quasi, quindi davvero stiamo per assistere all'ultima performance di oggi. Bene, ok. Filippo Pagano, da dove arrivi, cosa fai di bello? Mi chiamo Filippo Pagano, vengo da Calatabbiano, provincia di Catania e faccio il barista. Sì. Stupiscici. Allora, riaccogliamo per ora, per la penultima volta, anche perché poi ci sarà la premiazione, quindi i giudici risaliranno, saliranno tutti i concorrenti. Vi ricordo che a termine della performance di Pagano, l'ultimo concorrente di oggi, avremo 5 minuti di scoreship qua dei giudici, poi saremo tutti nel nostro incontro, ci sarà poi la pulizia della macchina, quindi questa performance da parte di Andrea Antonelli. Ora accogliamoli. Andrea Antonelli, Pulicaf, giudice visivo, così come Raffaello Calabrese dalla Corte, Andrea Alberghini, giudice tecnico di questa manifestazione, e per concludere il nostro giudice internazionale stracalibrato Luca Ventriglia da Pescara. Certo che parlo sul palco. Dividiamo metà di qua? No, sul palco ci penso. Sopra? No, lei dopo te.
di nuovo vediamo che il concorrente adotta la tecnica, quella del omogenizzare il latte versato nell'espresso per disegnare nel miglior modo e più costante possibile e uniforme su questa tela di caffè e latte. Vi vedo avari di applausi, Vi sento poco. Allora, sarebbe una cosa divertente prendere 3-4 persone a caso tra il pubblico, farle salire sul palco e farle stare anche 30 secondi qui, senza dir nulla, senza parlare, ma solo guardare e vedere cosa si prova.
quello che Filippo Pagano ha dichiarato nella preparazione di questi ultimi drink, nel designer latte, è la rappresentazione del Sacro Cuore, quindi una figura composita da un cuore che parte centrale con la tecnica del fripur, poi nell'utilizzo e nell'ampliamento, grazie al pennino in acciaio, dalla parte coreografica manuale. La consegna ai giudici della bevanda e lo stop e un applauso al nostro ultimo fantastico Filippo Pagano. Ce l'abbiamo fatta, Dov'è Gaetano? Dov'è Gaetano? Eccolo qua, Gaetano, vieni qua, Gaetano. La festa è tua, organizzata per tutti noi, quindi un applauso subito a Gaetano. 6 anni di percorso verso la vetta. Oggi bellissima location, originale, pubblico attento, perché vedo veramente tante persone che sono qui perché non hanno nient'altro da fare. No, c'è un sole meraviglioso, quindi se stanno qui vuol dire che sono interessate, altrimenti tutti al mare. Dici 2 parole tue, come ti senti oggi? Ti ringrazio Marcello, l'atmosfera è bella, i ragazzi, ho il piacere che i vincitori che meritano vanno a Rimini a rappresentare, diciamo, la tappa di Siracusa, il coffee show a Rimini al SIGEP di Rimini, e pertanto per me è una grande soddisfazione. Perché l'anno scorso sei stato il promotore e l'organizzatore poi dell'evento che ha portato ad avere il campione nazionale e mondiale, quindi veramente orgoglio, ridiciamolo ancora, non capita spesso questa opportunità. Sì, qualche anno fa Andrea Antonelli sottolineò che la tappa di Siracusa, il coffee show, è la tappa che porta fortuna anche a Rimini, perché guarda caso si è sempre classificato poi alla finale di Rimini sempre concorrenti che sono partiti dalla tappa di Siracusa, del coffee show. Ricordiamo Giuseppe Musio, che era partito da Siracusa con fare la tappa qua a Siracusa al coffee show, e si classificò anche lì al podio fra i primi 3 posti, poi successivamente Giuseppe Fiorini, sempre diciamo con il 4º posto 2 anni fa, Primiani, vero? C'è stato Primiani, quindi che ha partecipato a Siracusa e si è classificato fra i primi posti. Ne avremo di nuovo altri 2, chissà come andrà. E ultima cosa, ma non perché meno importante, ricordiamo che il nostro Gaetano è quella persona che è stata scelta dalla Sky Italia per organizzare un evento, quindi non è una cosina fatta così, oggi non abbiamo un weekend niente da fare, organizziamoci. È una gara ufficiale, quindi grande responsabilità, una persona che sta coordinando a tutt'oggi questo evento in maniera meravigliosa. Vi ricordo ancora che questa sera avremo una festa per noi, quindi mi auguro che sarete qui tutti alle 20, 20:30? 20:30, perché questa sera grandi numeri per tutti. Ora. Grazie. Vi ricordo anche che ci sarà sul palco un quintetto di musica live in swing, pertanto fantastico, con contrabbasso, batteria, quindi ci sarà veramente da divertirsi. Pertanto ci tengo in particolar modo stasera tutti presenti. Alessio, ora se puoi salire un attimo, l'applauso è per te perché sta collaborando con noi, ma insieme a tutti, lui in maniera particolare, su e giù, ad alto rischio gradinata, raccogli queste ultime tazze, rilassati adesso, rilassati, grazie di cuore, vuoi dire qualcosa? Niente. Bene, ancora un po' di musica, avremo poi
un 10 minuti di intervento da parte di Andrea Antonelli, che è un professionista che tutti straconoscete giustamente. Ci parlerà un attimo di pulizia della macchina, visto che andremo a tenerla pronta e ferma per domani, dove ne vedrete ancora di fantastiche. E poi ci riuniremo insieme per uno scambio di opinioni con tutti voi soci Sky Italia della Sicilia, regione che ha un gran numero di iscritti, e quindi avremo modo di interagire e scambiarci due opinioni, perché questo mondo sta cambiando sempre più verso la professionalità del barista, e capire come potremo da oggi in poi, visto che già lo siamo, essere il board più grande e più importante al mondo. A fra poco. Prova, sì.
domande devo fare? Cosa devo rispondere? Tu, dimmi. No, io ci sono. Oh Presidente. Dica. Ecco il Presidente. E vediamo se tu mi copri. Massaggio. Riunione Sky. Allora! Vedi che si sente? No, perché Adesso te lo... Comunque hai capito. Hai visto dove andare? Permesso, posso Perché ti piaceva. Allora, Andrea, sali su un attimo sul che palco arrivo. insieme a me. Recupera un barista. Uno. Anzi, no, recupera un trainer. Un trainer. Ecco voi Carmine Iannone. Carmine Iannone. Sì, stacca. Carmine Iannone o Matteo Don Giovanni. No, grande Max. Grande Max. Dov'è Riccardino? Dov'è Riccardino? Era per avvicinarmi a te. Ciao. Ci mancherebbe. Allora, sul palco. Te l'ha staccato. No, tu sei convinto ma non funziona il gelato. Dica. Salgo sul palco con te. Dica. Funziona. Allora, i baristi Pronto? No, tutti funziona. seduti qua. Sempre Chiamiamo no. i baristi a raccolta. Sempre no, sempre sì. Ci sono dei baristi? Voi siete baristi? Un trainer. Un po'. Un Baristi ce ne sono fuori? Dove sono i concorrenti? Dove sono i concorrenti? Concorrenti Grazie. nel backstage, Concorrenti, salvo- grazie. Salvo Non squalifica. sul palco però. Nuova regola. Nuova regola. Tutto da fare, tutto da dire. Io leggo, tu scrivi, io leggo. Siediti. C'è una cartellina. Domenico Wright. Ok. Andrea, se non c'è da sedersi si sta in piedi. L'importante è esserci, grazie. Importante esserci. Io sono un po' seduto. Aspetta che tiro giù le maniche. Solo voi ci siete? Prego signorina. Gli altri vogliono essere squalificati. Filippo Pagano, dove sono gli altri concorrenti? Dove sono gli altri concorrenti? Matteo Beluffi. Matteo Beluffi, prego. Vabbè, Matteo Beluffi viene da Milano, quindi con calma, perché a Milano si usa calma. Calma, tranquillo Matteo, tranquillo, non correre. N'inquiète pas. Giuseppe Fiorini è il primo, se la tira tantissimo, è il primo. Anche se non c'era seduta si sta in piedi, Fiorini. È simpatico Giuseppe perché sta allo scherzo, mi piace. Manca sempre un trainer. Giuseppe Valvo, manca sempre il trainer. Il trainer. Carmine Iannone, prego. Carmine Iannone. Carmine. Grazie, sul palco insieme a noi. Si presterà un attimo questo trainer con noi. E in più mi serve un barista adesso. Instagram alla seconda. Fiorini, vieni qua. Fiorini, cerchiamo un barista, ecco Fiorini. Vieni, dai. Instagram alla seconda. Vieni. Dai, dopo. Dai, Allora, Fiorini si presterà adesso alla... Grazie, tu non Prego, servi più basta, praticamente. finito, posso Sì, scendere? Sì, perché praticamente non sei mai servito, ma adesso mi è nata un'altra idea. Grazie Andrea. No, allora, tu sei il barista, ora non possiamo stare tutti qua come le scimmie sul palco, bisogna un po' disporsi in maniera adeguata. Giuseppe, avvicinati all'attrezzatura per l'espresso. Qui abbiamo il trainer, che in questo caso si siederà. Bella questa, inventata proprio così su... Quindi, lui è il barista, lo conoscete tutti, un po' di attenzione, vi potete raccontare delle melanzane alla parmigiana più tardi, gelato era buono, bene, bravi. Abbiamo un barista, ve lo presento, Giuseppe Fiorini. Piacere, Giuseppe. Abbiamo un trainer, di dove sei? Salerno. Ti presenti? Carmine Iannone, Sky Authorized Trainer. Vuoi fare pubblicità alla tua scuola? Falla tranquillamente senza fare nomi, non c'è problema. Abbiamo una scuola, una catena di scuole al sud. Una catena.
Autogrill. Sì. Una a Lecce, un'altra a Salerno, una a Cosenza e una in apertura a fine ottobre a Reggio Calabria. Fuori da ogni area di sosta c'è una scuola, giusto per insegnare come si fa. Bene, Carmine, vero? Mi hai detto che ti chiami, benissimo. Carmine, quali sono le operazioni, Carmine, tieni pure il gelato, che un barista dovrebbe compiere, come Giuseppe, per manutenere questa macchina in efficienti condizioni? E qui i baristi siete pregati di ascoltare, perché non c'è una seconda, c'è solo una prima volta, non si ripete una seconda, vero Giuseppe? Quindi non so come si usa, non so come si pulisce, non lo so. Siete baristi? Qualcuno ha detto ieri, capogiuria ha detto, sei un barista? Sì, lo devi saper fare, è il tuo lavoro, non si può dire ma io non c'ero, io non gioco. Quindi cosa il barista deve per prima cosa pulire sulla macchina espresso? Allora, ci sono delle operazioni di manutenzione ordinarie e poi c'è una manutenzione periodica. La manutenzione ordinaria da fare è, prima di tutto, quando eliminiamo la pasticca di caffè dal portafiltro, c'è bisogno di pulire il filtro. Perché? Perché quelle particelle che restano all'interno del filtro possono creare delle alterazioni negative del gusto. E poi c'è una cosa anche peggiore, andiamo ad immettere delle sostanze nocive all'interno della bevanda. Quindi questa è la prima operazione da fare da parte del barista, pulire il filtro. Giuseppe adesso pulirà. Sì, ma ascolta, ma non prendiamola così alla lunga, se no non finiamo più. Dobbiamo mettere sulle tagliatelle qua. Cosa dobbiamo pulire della macchina espresso? Questo ormai lo fanno tutti i baristi, vero? Cioè tutti puliscono il filtro, tranne quelli che gareggiano. Prego. Abbiamo il lifty, vuoi spiegare cos'è il lifty? Allora, il lifty è un attrezzo per rimuovere il filtro dal portafiltro in modo semplificato, diciamo. Certo, senza sforzi. Senza sforzi. C'è dello sporco? Si vede bene il portafiltro internamente, in camera? Quello è il mio dito, poi lo potete vendere il portafiltro che... E non abbiamo fatto centinaia di espressi questa macchina. Pensate in quei locali dove si fanno 400-500 espressi e queste operazioni non vengono effettuate. Bene, prima operazione. Cosa si fa? Lo facciamo raccontare a Giuseppe? Giuseppe, spiegacelo tu, dai, se lo sai. Ci provo. Dai. Allora, prima operazione, prendere dell'acqua della caldaia, riempire fino al livello consigliato della nostra vaschetta. Che è un litro. Esatto, 1 litro. Vedete che lo sa, non lo prendete in castagna. Voi lo sapete che per fare un espresso c'è una dose consigliata, vero? Sono quanti grammi? Quanti? Nino, mi raccomando. Grazie. La dose consigliata è sempre correlata al quantitativo di liquido che dobbiamo, giusto Carmine, estrarre. Perfetto. Sì. Mettiamo 7 grammi, magari estraiamo quanti grammi di espresso e via. Quanti grammi mettiamo in 1 litro di acqua calda di detergente per la macchina espresso? In questo caso mettiamo 10 grammi litro. Abbiamo qua dei campioncini quest'oggi. Quindi il rapporto corretto è 10 grammi litro, non a occhio. Giusto? Domenico, ci sei? Tu fai così nel tuo locale? Scusami un attimo Carmine, intanto che lui gioca. Io ho iniziato a fare questa operazione dopo che ho seguito un video del coffee show di qualche anno fa. Ho scoperto il metodo giusto come si pulisce la macchina del caffè e da allora ho sempre seguito questa operazione. Chi è che ti ha detto che era il metodo giusto? Tu, ho seguito io. da un video, quindi se noi ora siamo in diretta, magari chi lo vedrà potrà dire il metodo più corretto, il mio, quello che fa questo tizio qua sul palco. Andiamo a vedere. Credo che dirà che è il tuo. Non lo so, sai, non si può stare simpatici a tutti, però noi ci proviamo, insomma, dai. Sì, dai. Tieni. Quindi questa reazione di pulizia, quanti minuti circa? Quante ore?
Chiediamolo a un altro barista. Andrea, quanto tempo in immersione a tuo avviso? Quanto tempo dovrebbe stare in pulizia questo portafiltro? Minimo 5 minuti. Minimo e massimo? 10. Dipende se uno non lo fa da Di lavare col cronometro la macchina. No, comunque qualche minuto, 10 minuti al massimo. Prendiamo un altro barista. Lo chiediamo a quel barista laggiù con gli occhiali. Con gli occhiali, occhialuto. Fino a quando l'acqua comincia ad essere fredda, e quindi diciamo che finisce l'effetto del principio di funzionamento del... Chi gli risponde a questo barista? No. Tiepida, dai. Ci mettiamo dentro un dito, vediamo. No, caspita, 15 minuti. Se non ce lo ricordiamo non è un problema. C'è sicuramente scritto sulla vaschetta 15 minuti. Sì. 15 minuti, non di più. Andiamo a recuperare adesso il barista, ha bisogno di un filtro cieco. Andiamo a recuperarlo. Sapete cos'è un filtro cieco? Tu lo sai cos'è un filtro cieco? Questo è un diametro da 58. Vediamo se c'è anche un altro diametro. Questo per esempio non va bene. Ne procuriamo un altro, ci dovrebbe essere. Sì. Intanto mi avete lanciato una bella idea, vero Marcello? Uno dice filtro cieco e uno pensa al primo filtro cieco che capita. E invece no, lo sai Carmine che ci sono dei filtri ciechi per 4 misure diverse. 53, 54, 57, 58. Sono millimetri. È il diametro di questo. È il diametro di questo filtro. È il diametro di questo filtro. Tutte le macchine non sono uguali. Dalla corte in questo caso monta un diametro 54 mm. Dico bene, smentitemi se sbaglio, sono 54 mm. Ci siamo? Grazie. Comunque va bene. Prego, questo è tuo. Si usa anche a Milano il filtro cieco? Sospettavo. Fallo vedere bene in camera che si può notare. È stato comodo, Carmine, questo oggetto che l'azienda Pulicaf ha inventato per inserire la giusta quantità. Si vede bene che hanno scritto addirittura la giusta quantità da inserire. Molto comodo perché così si evitano sprechi. A prova di barista. A prova di barista. Vero? Vero Giuseppe Valvo? Non c'è. Eccolo là. (3,5 grammi). No, mezzo chilo. Vai, procedi che vediamo come si pulisce il gruppo rogatore. Qui magari, se siete interessati, avete una macchinetta del caffè espresso a casa, avete una mina dalla corte. Chi è che non ha una mina a casa? Lo fai in manuale, certamente. Chi è che non ha una mina a casa? Ina. Andrea, ma ogni quanto tempo va fatta questa operazione al bar? Domanda. Chi è che potrebbe risponderci? Tu vedi qualcuno in grado di risponderci? Forse quel ragazzo lì. Sì. Secondo me ha l'aria di sapere ogni quanto va pulita. Ma qui ogni quanto è sporca, ogni quanto ci si lava la faccia, ogni quanto ci si lava i denti. Insomma, le volte che serve. È vero o no? Secondo noi questo grasso di caffè che aveva questo puzzo, questo cattivo odore, andrebbe tolto il più possibile. E lo faremo fare volentieri al barista il più possibile. Indipendentemente che venga fatto un espresso, che ne vengano fatti 100. Non cambia nulla. È comunque grasso, Carmine, sei d'accordo? Che va a toccare una superficie, che sporca la superficie, che la inquina per quello successivo. L'ha fatto 5 volte, adesso va a risciacquare la doccetta del gruppo rogatore. Voi ragazzi avete mai pulito una macchina del caffè espresso? Sì? Davvero? Vieni.
Vieni, ti vengo a prendere, ok? Vieni. Dai che sono più piccolo di te. Abbiamo il campione, invece un alunno, un allievo. Giuseppe, prendi sotto braccio questo ragazzo e fagli fare magari la parte del risciacquo, così vediamo se... Carmine, se puntiamo al barista che è qua fuori, che ci dice che è 30 anni che fa sto mestiere, non ci ascolta neanche. Sì, se purtroppo puntiamo sì. a questi ragazzi giovani, forse riusciamo a scrivere il futuro. E poi puliamo soltanto un'altra cosa e procediamo con il programma. Io pulirei la lancia a vapore. La facciamo pulire... Abbiamo qualcosa di sconosciuto al barista. Abbiamo un coordinatore. Della lancia a vapore. Abbiamo il coordinatore soci, comunicazione. Intanto salutiamo tutti i coordinatori della Sky Italia che ci stanno seguendo da casa. Vediamo un attimo, chi potrebbe pulire la lancia a vapore? Secondo me è quel ragazzo che assomiglia al famoso compositore. Sì. A Levi. Matteo? Sì. Ah, si chiama Matteo? Sì. Matteo. Don Giovanni. Matteo o Giovanni? Giovanni Don Matteo. Giovanni Don Matteo, se vuoi avvicinarti al palcoscenico. Sì, lui è uno di quelli che la lancia a vapore non la pulisce mai. So che ha una caffetteria lui. Sì. Mi ha rubato il copyright 15 anni fa. Del disegno. e adesso gliela sto dando indietro. La vendetta va gustata fresca. Beh, il portafiltro è questo. Non so se si può notare. È questo, è uguale. Grazie. Il risciacquo, sì. Come va fatto? Acqua fredda, acqua calda? Bollente, acqua calda, bollente. Okay, non acqua fredda. Con l'acqua fredda. Perché l'abbiamo lavato in acqua calda. Altrimenti subirebbe uno shock termico che non farebbe bene ai metalli. Quindi non risciacquate mai portafiltro e filtro con acqua fredda perché sennò creiamo inox. Acciaio e ferro. Acciaio inox e inox. Beh, nel frattempo che tu Giuseppe ti occupi di questa cosa, io farei entrare, lo facciamo presentare. Ti chiami? Matteo, Don Giovanni. Don Giovanni, che non sei parente con Bon Giovanni? No. No, ok, perfetto. Di dove sei Matteo? Lecce. Lecce addirittura. Abbiamo un barista di Lecce approdato a Siracusa, il barista di Siracusa invece a lavorare. Vuoi seguire, se ti fa piacere, puoi seguire Matteo, che è un trainer a modino. Comunque ti spiega le cose come vanno spiegate, secondo me. Un po' di lingua toscana fa sempre bene, ricordiamocelo che... Abbiamo un contenitore, una vaschetta da riempire con acqua fredda, ecco magari potete aiutarvi a recuperare dell'acqua fredda. Quanta acqua, Matteo? Mezzo litro per il lavaggio, è anche indicato comunque sul contenitore. Vabbè, prova di barista. Mezzo litro, a chi è che facciamo riempire questa vaschetta? Grazie Nadia. Sì? Certo. Ti autorizzo a buttarla. Sei autorizzato. Come procediamo e perché? Matteo, vuoi un attimo? Sì. Allora, riempiamo la vaschetta con mezzo litro di acqua fredda e 25 ml di prodotto Pulimilk. Senza microfono lui. C'ho la voce alta già, Andrea. Ma perché la lancia a vapore va pulita? La lancia a vapore va pulita perché ogni qualvolta andiamo a montare il latte tiriamo su del latte, c'è del latte all'interno della lancia a vapore, quindi è importante fare il purge anche alla lancia a vapore dopo aver montato il latte. Anche a Milano la puliscono la lancia a vapore? No. No? Sapevo. C'è il latte di mucca delle fattorie di Lodi
che Invece del burro la mattina, Matteo. lui preferisce la ricotta. Va di ricotta. Va di ricotta. Bravo Matteo. Allora, 25 ml di prodotto. Anche in Svizzera le puliscono le lanciavapore, le steam wand. All'interno del mezzo litro d'acqua. Sì? Ci posizioniamo con la lanciavapore all'interno della vaschetta e iniziamo una serie di erogazioni. Un paio di secondi, 2 secondi chiusi e riprendiamo finché l'acqua non è calda. Ok? Non deve essere calda. L'obiettivo non è di scaldare l'acqua. No, è di far tirare su il prodotto. Quindi viene da sé che è facile pensare, questa te la regalo, Carmine? So Vai. che tu lo sai, ma te la voglio sottolineare, che il tempo di apertura della lancia deve essere inferiore al tempo di chiusura. Tengo aperto la lancia 1 secondo, 2, la tengo chiusa, 5, 8, 10. Ok. Perché come nel gruppo erogatore, anche nella lancia a vapore, la macchina, l'attrezzatura si lava quando questa è in fase di spegnimento o di rilascio. Certo, questo è un segreto nostro che non vi possiamo dire, mi ha detto una cosa che, vabbè, non mi sembra giusto adesso condividere con tutti anche a casa. Questa operazione 7-10 volte. Ok. Come? Mi hai detto arriva l'aperitivo, ci stiamo arrivando all'aperitivo. Marcello, non è che... Adesso, una volta fatto il ciclo con il prodotto, rifacciamo lo stesso ciclo, grazie Giuseppe, con 1 litro di acqua fredda, il risciacquo. Chiediamo a questo barista se le fa anche lui queste operazioni oppure no. E il microfono? Quello no, con la lancia no. La lasci sporca? Sì. Cioè do una sprugata, diciamo. Niente di più. Purtroppo. Dov'è che lavori? Non lo posso dire. Come non si può dire? Volevamo segnarci così non passiamo di lì. Caspita. No. Sono cattivi quelli che mi servono un cappuccino viziato da batteri e ricotta. Noi cerchiamo la qualità. Ci mancherebbe. Fallo presente sicuramente. Grazie Giuseppe. Ah, lavori da Giuseppe, potevi dirlo. Sì, all'insolito. Insolita questa. Insolita. E quindi a questo punto, se vuoi farlo tu, Ma perché facciamo è le stesse minorenne che non si può operazioni. dire? Non si può dire, è minorenne. Il maggior consumatore di puni. È difficile? Ok. Non sembra difficile, non ti vedo sudare. No, non è difficile. Fallo un po' più, mettendoci un po' più di passione. Fallo un po' più. Mettici un po' del tuo. Dai, più grinta in questo gesto. Gli amici Carmine Iannone, Matteo Don Giovanni si sono prestati, devo dire, in maniera 2,5, 3, discreto, buono a questo sketch. Se ci volete seguire saremo lunedì a Cosenza. Sì, Vuoi lunedì. ricordare più o meno in che via, in Basilicata, dove? Reggio Calabria, dove? Lunedì siamo a Cosenza, a Montalto-Fugo, insomma il paese dove abbiamo la nostra sede. Chi non ha mai sentito Montalto o Fugo? In provincia di No, Cosenza. ho detto chi non ha mai sentito. Domenico. Siamo contenti di avere Sì? un pubblico numeroso, siamo quasi in 50. 50 baristi, 50. La prossima miei. volta prenderemo un palazzetto, Andrea. Tutti i Te miei. l'ho già Palazzetto detto. dello Sport lo voglio, tra la Basilicata e la Saremo Calabria. lunedì a Cosenza e poi per la gioia di Andrea ci rimetteremo in macchina, andiamo giù a Lecce, facciamo un altro Puliday dove abbiamo altre 35 iscrizioni per il momento. Scusa, ma gli hai detto quante volte farlo? Lui va avanti e ininterrotto. 7-8 volte. Come l'albero di Natale, come le lucine, va avanti. Fermalo. È importante non lasciare mai la lancia a vapore però all'interno così dell'acqua ferma. Ok? Perché? Perché? Chiediglielo. Perché? Perché altrimenti ti ha detto una cosa che te non sai. Perché altrimenti tira su dell'acqua, quindi riempiamo tutta la lancia a vapore e la caldaia d'acqua.
potrebbe succedere, diciamo, no? Una di quelle cose che potrebbero succedere, quindi noi evitiamo di... Ok, spurga. Magari vorremmo Apri bene, apri. Bene. Lasciala aperta. Si vede. Mettiamo un fogliettino Chiediamo bianco al dietro. cameraman se si riesce a vedere il colore di questo vapore. Con un foglio bianco dietro. Vediamo se magari Questa me riusciamo la a so mettere. venduta. Questa te la sei proprio cercata. No, non si riesce un po' a notare, ma qui da noi, qui noi vediamo che è tendente verso l'azzurro chiaro. In questo caso possiamo dire con certezza che la lancia è pulita, perché il vapore è di colore azzurro chiaro. Fosse trasparente, in ogni caso, o non sarebbe tarata bene la macchina, o comunque sia, la lancia potrebbe essere veramente sporca. Quindi è la sicurezza di una lancia pulita. Prendili un paio di campioni per il tuo titolare. Mette in tasca, ci pensa lui. Grazie, lascerei la parola a Marcello Vitellone. Grazie ragazzi, Matteo. Ma prendili, non gli è ancora pulito, non è mai pulito la macchina. Vai, mettili in tasca, non farti vedere. Marcello Vitellone? Sì. Tanto che metto a posto? Allora, di nuovo qua, grazie. Allora, vorrei che fossero... Ma grazie a chi? Lo vogliamo grazie salutare? È a casa che ci sta guardando. Chi c'è? Salutalo. Ciao Gianfranco. Ciao. Ciao Carubelli. Ciao. Ciao. Allora, vorrei chiamare un attimo qui attorno tutti i competitor di oggi, vorrei vedere se ci siete, 1, 2, 3, 4. Vorrei chiamare Luca Ventriglia, Marco Poidomani, un attimo qui vicino, i competitor, Andrea Alberghini. Chi c'è ancora fuori? C'è qualche socio ancora lì in giro? Sergio Barberisi, se ha un attimo. Alberto, se hai qualche minuto. Ah no, tutti quanti, no, ok, voi tre, ok. I baristi, sedetevi se avete disponibilità, eccolo qui un altro, 1, 2, 3, 4. Mancano i baristi, 5, 6, ok. Ah, ma c'è tempo ancora, se no vi annoiate. Ok, te ci sei Sergio, accomodati, se ti metti là un attimino ti accomodi, poi ti... Gaetano c'è. Allora, abbiamo il piacere oggi... Facciamo prendere un colpo a Gaetano? Abbiamo la classifica e il vincitore è? Luca, c'è la classifica e il vincitore è? Allora ci siete tutti. Gaetano c'è. Volevamo fare una cosa, giudici, Luca ha già la classifica, rigorosamente la teniamo segreta fin quando non siamo pronti. Stessa cosa Andrea, ci farebbe piacere se siete qui vicino a noi, potete riscendere, volevamo farvi vedere un attimo. Te stai qui. E volevo parlarvi davvero in maniera molto molto sintetica del progetto, del progetto che è stato presentato l'anno scorso in occasione dell'Assemblea Nazionale della Sky Italia a Rimini. Parlando con David Ville, che è il direttore della Sky Londra, si è pensato qui in Italia di fare un qualcosa di particolare. Cosa? Sì. Far crescere la nostra nazione, ma non solo a livello di numeri, e già questo è importantissimo perché siamo il primo board in Europa in assoluto e non considerando la Corea come board, se non erro Luca, siamo il più importante al mondo. Quindi siamo cresciuti. Basta secondo voi? Quello che vorrei fare è cambiarci il microfono, al limite se lo poggi qua ce lo scambiamo io e Marco, così diamo il microfono a Banana, te ci aiuti, ti voglio bene. Vedi se funziona? Sì. Prova? Sì. Ok. Andrea, lo prendi te questo? Tra il pubblico? Poi capiremo anche perché Marco è qui. Quindi è nata l'idea di ripartire l'Italia un po' come la è in regioni. Siccome è assai difficile creare e trovare dei coordinatori regionali, abbiamo innanzitutto diviso cosa? La Puglia in due parti, una parte della Puglia del Sud, mi auguro che tra breve saremo da voi, ospiterà un incontro con i soci di tale zona dove ci sarà inclusa anche la Calabria, anche la Basilicata e la Campania. Detto questo, la Sicilia, territorio meraviglioso, è stato affidato in maniera volontaria, perché per chi era a Rimini ricorda che venne chiesto: c'è qualcuno che abbia tempo, desiderio da dedicare a questa associazione? E fra i vari candidati viene fuori Marco Poidomani, che immagino voi conosciate. No,
E allora Marco, presentati un attimo. Allora, innanzitutto grazie a Marcello, grazie alla Sky, grazie a tutti. Che dire, sono Marco Pedomani, lavoro nel settore del caffè da parecchi anni. La mia passione è il caffè, come spero tutti i 43 soci che ho visto che siamo qua in Sicilia. Marcello, quanti sono, Marco, i soci? 43 soci. 43 soci, mi così raccomando. dalla lista ufficiale mi è stato dato. Dove sono? Oggi ce ne sono un po'. Ci contiamo per... Assolutamente. Io faccio parte di questi. Conta il capo giuria. Gianluca, conta quanti soci Sky ci sono. Soci Sky, alzate la mano, sapere quanti siamo. Almeno saperlo, ecco. Dove avranno nascosto il tesoro? Caccia al tesoro. 28. Beh, 29, dai. Ok. Allora, Agnieszka, 29. 29 con tutti i competitor che ci sono internazionali. Della Sicilia io ne ho contati 12. Ecco, qual è la domanda, Marco, che viene spontanea? La domanda è, io ho ricevuto un'email come appartenente alla Sicilia da Sky Italia, una telefonata da Marcello per sapere la presenza mia durante la giornata. La domanda è normale sapere come mai tutti gli altri non hanno partecipato o non hanno voluto partecipare a questo importante evento in cui veniva Marcello a presentare un progetto veramente interessante. Marcello. Allora, la domanda è questa. Vi è arrivata la mail, soci siciliani? Soci siciliani, vi è arrivata la mail? Sapete quanti hanno risposto per dire che oggi erano qua? Uno. Vorrei, se c'è qualche volontario, passare il microfono e dire cos'è per voi un'associazione. Passiamo il microfono a chi ha risposto, innanzitutto per questioni di rispetto. Okay. Giuseppe, cos'è per te un'associazione? Beh, dalle mie parti si dice che l'unione fa la forza, no? In primis, quindi per me in questa frase è l'associazione. È un gruppo di persone che collaborano per arrivare a un punto di riferimento, a quella passione, ecco. Bene, quando a gennaio venne chiesto chi volesse essere un socio, anzi un coordinatore regionale, Marco, ma come Andrea Alberghini per il Triveneto, così come Carmine Iannone per le regioni che abbiamo detto prima e tanti altri, si sono candidati in maniera volontaria. Significa stress, impegno, responsabilità verso i propri colleghi. Non dico me, tanto ormai per me sabato, domenica è uguale, ormai è volontariato questa cosa. Però se desiderate crescere, perché c'erano dei baristi prima, Sunday Wright, Domenico, altri che dicevano voglio crescere, noi cerchiamo di darvi, poi sta a voi rispondere. Detto questo, con gioia in Puglia il 18 settembre eravamo 29 presenti come oggi e c'è stata una partecipazione velocissima, quindi non voglio tenervi qui 2 ore, anche perché tra pochissimo sapremo chi sono quelli che avranno accesso a Rimini e vedo fremervi, così come Gaetano. Avete dei suggerimenti, delle idee? Siamo qui per voi. Domande? È stato bello in Puglia, il vincitore di tappa non si conoscevano l'uno nell'altro, eppure erano a distanza di 20 km. Cos'è nato adesso in Puglia? Che è stata la prima tappa di presentazione di questo circuito. Saremo la settimana prossima a Roma, saremo quella dopo a Trieste, poi saremo a Palermo e poi saremo di nuovo a Torino. Quindi ci stiamo davvero muovendo, ragazzi. Muoversi ha un costo che non è solo economico ma soprattutto umano. E gli anni passano per tutti, mi auguro per voi mai, ma come Marco, poi domani invecchia, io sto invecchiando, quindi vorrei davvero stare con voi quanto più è possibile. Però vorremmo vedere dei frutti. Vedere dei frutti significa tante cose, significa come prima sentirvi parlare. Quindi se ci sono domande di qualsiasi genere rivolte proprio
partendo dal lato organizzativo, ci sentiremo di chiedere questa cosa. Se qualche cosa non vi va, vi è antipatica, ma io sono abituato diversamente, ditela pure, nel senso si chiede la collaborazione di tutti affinché si possa riuscire a parlare una lingua comune, giusto Marcello? Giusto. Avete delle lamentele, avete dei progetti, avete dei desideri? Mi chiedo quanti soci Sky e aziende sono oggi qui dentro? 1, 2, 3, 4. Baristi? Baristi? Sì. Domande? Non serve niente. Barista che si lamenta, parla con un altro barista, pulizia delle macchine, che schifo, non la fa nessuno. Andrea, c'è qualcuno nell'associazione? I baristi non sono tutti uguali, non sono come noi che fanno latte art. Domande? Nessuna. C'è qualcuno in associazione che non riesce ancora a capire il valore aggiunto del barista o dell'azienda? Secondo voi, chi è più importante? Il barista o l'azienda? Sponsor o socio? Aspetta che uno aspetta, dai, abbiamo trovato un pesce rosso che ha parlato. E per pesce rosso è un complimento. Vai. Faccio un regalo. Ah no, non è lui, sappiamo già che non è lui. Però vabbè, dai. Secondo me è il barista che rappresenta l'azienda. Il barista magari che rappresenta se stesso, però tu cosa volevi dire? Cioè il barista che lavora per l'azienda è in prima persona, che incontra il cliente. Poi sì, il titolare dell'azienda ovviamente fa da cornice, ovviamente. Facciamo un appunto. Barista, operatore al bar. Azienda, posso fare nomi? Faccio ruoli. Torrefattore, produttore macchine per espresso, detergenza, grinder. Questa è l'azienda Social Sky. Voi siete dei baristi, poi c'è il professionista, c'è il trainer o quant'altro. Chi è più importante in questa scala? Sono tutti importanti. Azienda ce n'è una. Azienda ce n'è una, giusto? Sì. Spero di no. Guarda, vabbè, potremmo andare in ordine da destra a sinistra, da sinistra a destra del nostro pannello degli sponsor, è uguale. Giratevi e ne vedete una per l'altra, altrimenti dicono che poi faccio preferenze, no? Perché gli europei leggono da sinistra verso destra e la prima sarebbe Pulika, però vabbè, è solo una casualità. Quanti baristi ci sono? Quanti baristi possono trasmettere il nostro messaggio di oggi? Quanti? Come fa un'azienda ad arrivare a tutti questi baristi? Attraverso i baristi, attraverso la comunicazione. C'è bisogno di noi, c'è bisogno di voi. Quello forse che sta chiedendo Marcello, dico bene? Ma io quello che chiedo anche a voi, come immaginate la crescita? Qual è quel volano che possa far partire la crescita in Sicilia? Cosa pensate di dare all'associazione? Ecco. Dare o avere? Ecco, dare o avere? Aspetta un attimo, che non hai il microfono. Sicuramente la formazione. Tu preferisci dare o avere all'associazione? Dare o avere? Entrambi, no? Oggi tu ci hai dato. Grazie. Grazie Sono a te. felice. Se oggi non c'eri te, non c'era Christian, non c'era... Ah, io non venivo, se non si iscriveva lui non venivo neanche. No, non venivamo Figurati. nessuno, non ci sarebbe stata una gara. Quindi le aziende non avrebbero potuto parlare dei loro prodotti. Vedete la linea sottile? È abbastanza sottile, perché le aziende poi tirano sempre al profitto. Giustamente. Il barista no. Il barista barista pure. sicuro. Tu vuoi vincere oggi? Quello è il tuo profitto. Ok. Sì. È vero o no? Ci manca solo che oggi sei venuto per perdere. O per arrivare secondo. Tutti vogliono vincere. È vero o no, Marcello? Vabbè, chi ha detto partecipare com'era che diceva che non lo ricordo neanche. Che partecipare Importante come partecipare. partecipare come arrivare Gran secondo. Gran bugiardo. Avete ragione, su questo avete ragione. Si vede Allora, per vincere. volevo spiegarvi un attimo il ruolo di Marco, ve l'ho Sì, detto, grazie. coordinatore regionale, è quella persona che sarà il collante tra me, tra Cristina Caroli, che conoscete tutti, che è la responsabile alla comunicazione di Sky, e mi auguro che siate felici del lavoro che sta facendo, perché Cristina è uno spettacolo. Applauso a Cristina. Brava Cristina. Le vostre necessità, le vostre richieste, i vostri suggerimenti, girateli a Marco. È lui oggi, mi auguro, il giusto volano per ingranare questo motore chiamato Sicilia. Siete uno dei board più grandi d'Italia. Vorremmo vedervi prossimamente ancora più numerosi. 11 anni fa
Quando entrai in Sky facciamo le riunioni, eravamo 12 in Italia, eravamo all'Adriaco a Trieste, ti guardavi in faccia. Oggi abbiamo superato le 700 unità, ma queste 700 unità, così come quelli che mancano oggi, devono essere utili all'associazione, perché se voi siete utili per noi, tutto viene rivolto in maniera positiva ai nostri associati, chiaramente. Quindi Marco è a vostra disposizione, lo trovate su Facebook, lo trovate su Wikipedia, Lo trovate a Modica? Lo trovate a Modica, è un professionista di zona, vi chiedo una Abita cosa. in via... Fate gruppo, fate gruppo. Oggi avrete un vincitore e un altro finalista. Aiutateli, fate squadra. Chiedete in questo caso, perché se voi ci date una bella immagine di voi e chiedete qualcosa all'associazione o alle aziende che sono qui per supportarvi, qualcosa otterrete. E scambiandoci riuscite a salire come avete fatto l'anno scorso, ve lo auguro ancora quest'anno. Quindi, siccome abbiamo i tempi strettissimi, siamo pronti per la premiazione, siamo pronti per l'introduzione alla premiazione. Beh, Marcello, se non ci sono altre domande, credo che... Basta con le domande, Basta. Era per Ragazzi, dare delle risposte. grazie di Grazie cuore, a voi. un applauso a voi. Gaetano? Sì? Ecco, il gelato ce l'Andrea? Eccoci qua. Allora, la cosa più bella, Gaetano, rimani qui. La cosa più bella, secondo me, di questi momenti di approfondimento è che per voi che siete gli operatori del settore c'è una bella full immersion, no? Quello che sono, quello che voglio diventare, come ci arrivo. Per noi invece che facciamo parte di altri settori, che nella vita insomma svolgiamo altre professioni, è bellissimo perché tu ti cali all'interno del contesto di un'azienda, in questo caso di un'associazione, capisci cosa c'è dietro il caffè, dietro il cappuccino che vai al bar a consumare. Guarda che è una bella cultura che arricchisce sicuramente tutti noi. Perché dico questo? Perché, caro Gaetano, tra pochissimo c'è uno dei momenti che ogni anno puntualmente è il più emozionante in assoluto, uno tra i più emozionanti. In realtà di emozioni se ne vivono e anche parecchie. Quando però c'è da decidere chi, due soltanto riusciranno ad accedere a quel momento fondamentale che abbiamo visto che non è soltanto un modo per esserci, ma per diventare il campione nazionale di latte art, quindi SIGEP di Rimini. Girano bigliettini, io ve lo dico, e se girano nomi è perché sono i nomi dei due vincitori che dalla tappa del coffee show, quindi la tappa di Siracusa ufficialmente riconosciuta, quest'anno non l'abbiamo neanche detto perché ci è sembrato talmente scontato che sia una tappa riconosciuta visto che abbiamo Giuseppe Fiorini qui tra noi. Comunque da qui si accede direttamente alle finali di Rimini e poi chissà, magari con un percorso lungo come quello che Giuseppe, che se la ride, sta continuando a percorrere. Tra l'altro tu torni a Rimini e quindi i due che da Siracusa poi partiranno ne troveranno già un altro pronto di siracusano lì e lo troveranno da campione adesso in carica, in quell'occasione invece campione uscente. Avremmo tante persone da ringraziare, in parte lo abbiamo fatto ad apertura del nostro appuntamento, in parte vorrei invece che lo facessi tu. Io ringrazio tutti, anche se la giornata, l'evento termina domani, ma in particolar modo in questa parte, della prima parte di questo evento, della selezione dei campioni italiani di latte art, tutti gli sponsor che hanno dato sì la possibilità di riuscire a organizzare questo evento, perché senza loro, senza il supporto loro e il supporto anche della location che ci sono messi a disposizione, i nostri alunni dell'Istituto Alberghiero e tutti quanti voi che abbiamo fatto squadra e in sinergia siamo riusciti a organizzare questo evento, che non è facile. No, facile non è, se poi sapeste quanto ci lavora, non 365 giorni l'anno, ma 368 se ne inventa qualcuno in più lui. Siccome tra pochissimo credo che le emozioni prenderanno il sopravvento, vogliamo però dire la giornata di domani, 2 giornate abbiamo detto. La giornata di domani è quella che maggiormente possiamo definire International Day per quanto riguarda il Coffee Show Latte Art, il giorno in cui ci sarà la competizione di partecipanti all'ultimo campionato mondiale di Shanghai, che non so come si è riuscito a portare a Siracusa, e che si confronteranno, si scontreranno, anche se il termine scontrare
incontrarsi non è appropriato, visto che comunque è un amichevole, danno spettacolo più che altro. Sì, difatti, proprio nella giornata di domani ci sarà questa competizione così amichevole, soprannominato proprio Crazy Latte Art. È una gara così in amicizia che è aperta sia ai competitors questi qua internazionali, ma anche ai competitors, ai campioni italiani che sono qui stati oggi pomeriggio e stamattina si sono messi in mostra, quindi aperti anche a loro, come se fosse, diciamo, una gara amichevole, un confronto amichevole con tutti. Avete capito cosa ha in mente quest'uomo? No? Perché io l'ho capito e lo dico subito. Lui si sta creando già un piccolo mondiale qui dentro, se lo controlla, fa il suo, come dire, rodaggio e poi chissà dove vuole arrivare, o meglio, quanta gente vuol portare a Siracusa magari per un campionato mondiale. L'idea è stata così, per gioco l'abbiamo buttata lì e abbiamo invitato questi competitor internazionali che hanno accettato l'invito, ma il prossimo anno già qualche competitor che non è potuto venire quest'anno già si vorrebbe prenotare per la prossima edizione per venire e quindi incrementare, diciamo, quest'altra edizione del prossimo anno. Sì, perché è normale che noi stiamo ancora qui ad aspettare il nome del vincitore, il nome del secondo, e lui ci stia già preannunciando che l'anno prossimo ci saranno ospiti, anzi concorrenti internazionali, no? È così che funziona. Difatti, io vorrei invitare invece Andrea Antonelli sul palco, magari se è qua un attimo, per vedere un attimino, dal momento che lui insieme a me è stato l'artefice di questo coffee show, sì, dal 2011, dalla prima edizione. Vieni Andrea, sali. Aspetta, Andrea Antonelli sul palco, in questo caso, un momento. Sì. Si presenta così come si deve, pluricampione, tra l'altro comunicatore di quelli che davvero riuscirebbero a farsi capire da chiunque. Io che del settore assolutamente sono l'antitesi, ho capito perfettamente e sono sicura che trovandomi davanti ad una delle vostre macchine scapperei, non c'è dubbio. Ma anche qui vedo dei fogli, ho potuto constatare che il massimo è fatto. No, mi vado spostando, vado guadagnando l'angolo mentre tu vai guadagnando il centro, perché se ho capito bene questo è già il momento. Sì, tra un attimo. Sì, tra un attimo. Allora siamo pronti. Lo decidono loro, no? Non potrei certamente deciderlo Ma io. intanto volevo rubare un attimo la parola a Vella e dire e ringraziare sicuramente, non è stato fatto, se è stato fatto, non sono stato attento io quest'oggi. Io li leggerei proprio in ordine, gli sponsor che sono stati gli artefici primari di questa sesta edizione. Senza di loro, senza i baristi, non c'è Andrea Antonelli, non c'è Gaetano, non c'è nessuno che riesce a sostenere un impegno di questo genere, quindi con la collaborazione di SIGEP, Street Coffee School e Bar Giornale, gli sponsor Pulicaf, Dalla Corte, Macchine per Espresso, Malkönig, Metallurgiche Motta, BVT, Water and More, Quamar, Frigo Retusa e poi via via, magari io non li conosco questi, Gaetano, ci pensi tu sicuramente. Latte Sole sicuramente, Moac, l'Overamix per le tazze che i nostri baristi hanno utilizzato quest'oggi per effettuare la propria sessione di gara valida per il campionato italiano. Ci siamo quasi, Marcello, stai disponendo? Se volete Siamo guadagnare anche tempo e tu concludere la lista degli sponsor così che non si creino incidenti diplomatici. Io conosco una barzelletta. Gli altri sono soprattutto locali, avremo modo anche di citarli domani, quindi ragazzi create pure il vostro splendido momento di tensione. Marcello, chiamiamo qua i competitors. Allora, forza, Giuseppe Fiorini sul palco. No, Giuseppe non hai gareggiato, guarda, dove vai? Ma dove vai? Ti piacerebbe un casino. Dal primo, concorrente di quest'oggi, Cristian con la H Salerno, da Reggio Calabria. Un applauso naturalmente, vanno sostenuti soprattutto in questo momento. Damiano Giarratano. E un po' di sportività, Valvo, un po' di sportività. Giuseppe Valvo. Prego. Domenico Wright. Sunday Wright è inglese, proviene da Londra. Matteo Beluffi.
Andrea Bellissai e l'ultimo concorrente di quest'oggi, Filippo Pagano. Tutti qua. C'è un attestato di partecipazione per tutti i concorrenti sicuramente? Allora, un attestato di partecipazione a tutti i concorrenti, un attestato ufficiale di questa selezione del campionato italiano Latte Art, in collaborazione con la Sky Italia. Sono felice oggi di rappresentare la Sky Italia per voi e cominciamo a consegnare gli attestati. Che consegnerà Gaetano in quanto ovviamente. L'onore e l'onere ce l'ha lui. Giuseppe Valvo, Cristian Salerno, Andrea da Cagliari. Questa cos'è, Marcello, che io non la so, non la conosco, dimmi tu. Questa è una meravigliosa pergamena. È la caccia al tesoro? Sì, ecco. Perdonami. Allora, Giarratano Damiano. Chi sei? Cristian Salerno. Scherzo, Cristian, come dimenticarmi di te? Ma se mi hai appena chiesto che non ti ricordavi come si chiamava. Andrea Bellissai, non scherziamo, Mamma eccoli mia, ragazzi, sono in memoria. Membro dei soci, lui conosce tutti. Balbo Giuseppe. Matteo Beluffi. Da Milano. Sunday Bright. Domenico. Da Lamezia Terme. E Pagano Filippo. Eccoli Vibo qua. Valencia. Non abbiamo ancora finito, abbiamo ancora dei premi. Vibo Valencia. Chiediamo l'aiuto di questa splendida fanciulla che sale sul palco, gli stendiamo questi premi. Meraviglioso. Lei si chiama Angelica? Uguale proprio, Maria Concetta. Maria Concetta. Viene consegnato un premio ancora a Pulicaf e dalla Corte. Sarà nostra premura ancora a omaggiarvi, ragazzi, che fortuna che avete. Una lattiera delle competizioni, più una tazza meravigliosa, mi auguro che Gaetano me ne lasci una per ricordo, mi manca, con una saponetta bellissima, aromatizzata al caffè, in più una confezione di caffè omaggiata da una delle aziende sponsor siciliana di Modica, Moac. Moac. È per la Moca? No. Caffè per la Moca? Per la Moca, ottimo. Le moche ultimamente vanno a fuoco e fiamme, oh. Moche a motore. Andrea, a questo punto sì. Facciamo una cosa inedita. Facciamo una cosa inedita. Sì. Ok? Ci sto. Siete 7. Sapete I già numeri che dispari a me non piacciono, quindi uno a scelta che si levi. sappiamo giù già che 3 di voi, a qualcun altro piacciono. 5 di voi non andranno a Rimini. Luca, dov'è l'elenco? Come no? Tienilo. Faremo una cosa inedita, dicevamo, perché ogni anno ne studiamo una strana, no? Sì. Quest'anno Cosa abbiamo ne studiato? chiameremo 4, 2 per volta. Tra i primi 2 ci sarà un finalista, ne chiameremo altri 2 e tra quei 2 sarà un altro finalista. È una sorta di 5-5-5. Sì, a bizzona. Quanti hanno vinto quindi? Ragazzi, quest'anno e basta, non cominciate ad abituarvi con sti premi, ste cose, Visto che qualcuno ha detto prima, ma le aziende, ma queste sono le aziende, non è vero? Dopo uno torna a casa con il blocco degli appunti, si segna la durezza della sua acqua, prova con la lattiera che gli è stata donata. Queste sono le aziende. Sì, direi di sì. Sono d'accordo. Facciamogli fare questo a Fiorini almeno. Grande Luca. Lo conoscete tutti Giuseppe Fiorini, intanto che sta donando questi... Sì, vero? Sapete dove trovarlo? In via Mosco? Benissimo, domani mattina colazione offerta da Giuseppe Fiorini. Ovviamente siete i suoi clienti. Allora, visto che le cose non finiscono così, ma continuano in maniera meravigliosa, sappiate che anche il quarto classificato avrà un premio oggi. E non è un giocattolino, tant'è vero che è un grinder dell'Ario, se ricordo bene. Quindi manuale. Uno dei prodotti fondamentali. Manuale, però abbiamo visto che abbinato alla testa di un trapano può diventare automatico. È vero. Davide Cobelli, il nostro coordinatore educational, ci insegna come ottimizzare
come ottimizzare i grinder mini mill della Ario. Sì, Marcello. Allora, Marcello, chi ci togliamo qua? Allora, io volevo innanzitutto ricordarvi che tutto quello che stiamo svolgendo oggi è dato da un'attenta organizzazione qui in Sicilia del gruppo di lavoro di Gaetano Bongiovanti e quindi va a lui un meritato applauso. Io aggiungerei a Sonia e anche a Fiocco. Bene. Vai! Che non è qua con noi Fiocco oggi perché aveva una reunion in un parco. Detto questo, tutto è sotto l'effigie della SCAE, quindi il percorso che abbiamo fatto oggi insieme a voi e per voi è tutto coordinato da SCAE, grazie a dei giudici strapreparati e disponibilissimi. Ne ringraziamo qui sul palco, cominciamo a chiamarli. Vai. Io partirei da... una persona è dovuta partire, Sergio Barbarisi. Ah, c'è? È ancora qua con noi. Sergio Barbarisi di Water & More. Andrea Alberghini di Quamar. E poi Raffaello Calabresi di Dalla Corte Macchine per Espresso. E poi Luca Ventriglia, giudice internazionale. E Andrea Antonelli però rimane qua perché è un'altra cosa. Tutto questo significa che ci siamo quasi, eh? Sì, ci siamo significa quasi. che tra pochissimo la tensione che vedo nei vostri volti potrà essere sciolta sicuramente, nel bene o nel male. Fare delle fotografie, approfittatene adesso. Approfittatene adesso che sono ancora tutti carini. No, e poi sorridenti perché tra 5 minuti no. E devo che hanno vincere io. quell'effetto lifting, sai, quell'effetto lifting che ti si viene a creare quando non sai più nemmeno cosa sta per capitare. Alcuni di voi, tra l'altro, mi sembra di ricordarli anche in altre occasioni, in altre occasioni con lo stesso tipo di situazione, con la stessa tipo di emozione che è anche la tua. Sì, sono emozionatissimo anch'io veramente in questo momento. Ci sono degli aspetti tecnici ancora su cui magari focalizzare l'attenzione oppure possiamo andare avanti con una lista che, ce l'hanno loro, la tengono per ora anche gelosamente custodita. Allora io chiamerei sul palco Giuseppe Fiorini, grazie Giuseppe. Il campione Giuseppe Fiorini, ancora un applauso però, se lo merita tutto, Al centro del palco. Al centro, guadagni grazie. al centro. Beh, c'è qualcosa Al che centro del tocca a palco, lui in al centro particolar del palco, modo? al centro. Girati. È un bel ragazzo comunque. È attento perché c'è la botola, ti Complimenti vogliono... al parrucchiere. Se vuoi girarti, adesso puoi girarti ancora. Facciano un passo avanti Cristian Salerno e Matteo Beluffi. Cristian Salerno e Matteo Belluffi. Io direi a questo punto, Giuseppe, sai come funziona? Giuseppe ti metti in mezzo. Con le mani più avanti, pronte. via. No, assolutamente, è un modo per tirare l'aperitivo, insomma, stiamo cercando di superare. Sarà in finale. Ah, si parte già così? Sì. Si parte già così. Chi è che tifa per la destra? Vabbè. No, giura. Chi avrà vinto secondo voi? Chi avrà vinto? Chi sarà in finale? Vediamo se Moak cosa ne pensa. Non lo sa. Passo avanti, oggi potrebbe risultare difficile a te Cristian farlo perché potresti inciampare. Matteo Beluffi in finale. Un applauso anche a Cristian. E però Cristian Salerno è il quarto classificato di oggi. Se sei stato attento bene, Cristian, hai vinto un grinder on demand, perché è on demand a tutti gli effetti. Naturalmente non andate via perché tra pochissimo vi tocca anche commentare a caldo, a commentare a caldo tutto quello che sta accadendo. Intanto tu stai qua seduto, non sai Altro ancora rullo niente, di se tamburi. sei secondo, sei Emozionato primo, stai anche qua. Fiorini, ma guarda un po'. Vediamo chi chiamare, un attimo che devo sentarmi col mio collaboratore, un attimo. Michele, dimmi. Se volete possiamo anche nel frattempo sentire le emozioni dei ragazzi. Ma non facciamo in tempo, dai.
dai, controllate. Io sposterei allora a questo punto 2 altri personaggi. Un passo avanti Giuseppe Valvo. Giuseppe Valvo. E un passo avanti a Damiano Giarratano. Eccoli qua. Abbiamo un terzo anche qua. Faccia un passo avanti e lo so già. Io me lo sento, cioè più che altro me lo sento, non lo so. Se si dice una cosa sbagliata. Me l'assumo io? Vabbè, sarà mia dipendente questa qua. Io farei fare un passo avanti non lo so, giuro. Siete tutti e due siciliani? Peggio per voi, tutti e tre. Di dove sei, Valvo? Palazzolo a Creide. Ho aggiunto io, scusami, conosco meglio. Sull'olio, Palazzolo sull'olio. Esci e sei un tiro di Oreo. E tu? Siracusa, proprio Siracusa. Ebbene oggi, Ebbene oggi, un passo avanti Siracusa. Un applauso, è lui. Damiano Giarratano, si può già dire? Che posto? È un finalista di quest'oggi. Finalista ho detto. E invece Giuseppe Valvo è terzo classificato di quest'oggi. Giuseppe Valvo, quindi gli tocca un premio, un riconoscimento anche per lui. Adesso ormai l'abbiamo detto e quindi ci arrangiamo. Prendi un gelato, va, Marcello. C'è da riunirli comunque tutti questi ragazzi adesso? Sì, ma con calma, ma tranquilli. Damiano, siediti un attimo. Stai lì. Stai lì, prego. Non ti stai seduto. Vabbè, ma perché allora abbiamo qui sul palco i 2 finalisti di Rimini 2017, ma uno solo di loro sarà il campione di Siracusa. Il secondo avrà una targa con una caraffa filtrante offerta dalla BWT Water & More. Il primo avrà una coppa. Avrà anche un premio Pulicaf. Sta arrivando un soggiorno a Rimini, offerto dall'azienda della Corte. Ma nel soggiorno c'è già vitto alloggio o solo soggiorno? No, c'è... Guarda, aspetta, c'è divanetto? No, c'è il direttore generale Italia in camera. Vabbè, allora siamo a posto. Ok, c'è il direttore generale, siamo a posto. C'è lui, Raffaello. Vabbè, allora siamo a posto. Una piadina è pagata. Quindi a questo punto uno di 2 sarà il campione assoluto. Ricedo il microfono alla nostra cara presentatrice, conduttrice della giornata. Lascio la parola e a lo te, fa di professione. Gaetano Bongiovanni che premierà, è tutta vostra. No, ma io questo microfono lo vorrei però per dire un nome. Scotta. Lo vorrei, lo so. Scotta. Siamo pronti? Siamo pronti? Direi di sì. Se siamo pronti, vorrei sapere se devo guardare Andrea o se devo voltarmi. No, benissimo, brava. allora, come state? Tu non c'entri, inutile che sei emozionato. Ragazzi, facciamo Marcello, come state? aspetta Marcello, è una cosa importante questa. È già sicuramente comunque una vittoria assoluta. Sì, come prima esperienza. Non vorrei infierire perché le condizioni psicofisiche Damiano, dei ragazzi in questo momento Damiano, sono sicuramente, sei siciliano, provate. C'è qua già tutto il meccanismo pronto a partire. Mi Damiano, serve scusa soltanto un attimo, nome. sei siciliano, l'hai detto tu adesso. Marcello ti chiedeva prima, in quanto tu sei socio Sky, non è che hai gareggiato in nero oggi? No. No, ok. No, Quindi perché è bene socio saperlo Sky. subito, no? È bene saperlo giusto, subito. se no sei squalificato. Sei socio regolare? Sì. Adesso facciamo una telefonata a Cristina, subito, Caroli. Se fossi tu il vincitore di quest'oggi, è un paio di pifferi. Quindi se fossi tu, cosa potresti portare come Giuseppe Fiorini ha portato alla città? Credo che abbia fatto abbastanza, abbia appena cominciato. Però, cosa faresti per divulgare comunque la lieta novella del buon caffè, del verbo, come diciamo noi, per portare in giro il verbo del buon caffè, dell'espresso fatto in un certo modo, Intanto compro un defibrillatore, lo compro adesso però. Bisogna saperlo. Voglio staccare un biglietto adesso prima di dire se è il primo o se è il secondo. Giusto o no? Damiano,
Vabbè, una bombola d'ossigeno, ok. Esatto, io lo ritengo più opportuno. Faresti del tuo meglio, no? Sembri Giovanni il muto, non è più una parola. Dice che farebbe del suo meglio. Bene. Ok, sei tu anche un concorrente estero, quindi gareggi anche domani. Ok, l'italiano, c'è il traduttore. Bene. Se vincessi invece Matteo... Vi passo avanti, ma non per Se cortesia, vincessi soltanto invece per farlo il rispondere. milanese Matteo Beluffi Cosa farei? per la Sicilia. Per la Sicilia? Beh, sì, siamo in Sicilia. Sarebbe un bel problema. Sono un po' distante. Cosa c'entra la distanza? Sei venuto a gareggiare, sei venuto in territorio siciliano a mangiare e a bere. Giusto. E allora devi... Ho sfruttato la situazione. Ha sfruttato la situazione. Birichino, birichino. mangia Non bene. si sfrutta Gli così. spegniamo il microfono? Glielo spegniamo, È sì. opportuno? Io lascerei allora la parola a questo punto a una voce femminile. Datemi che così anche io provo la stessa emozione. Rullo di tamburi. Non sbagliamo, Qui il rullo non di tamburi sbagliamo anche bigliettino. finto, ma rullo di tamburi. Questo Dal qui è proprio il DJ. vincitore, no? È proprio il vincitore. Io darei un rullo di tamburi. Devo Vabbè, dire proprio non il c'è suo, tamburo. devo andare al contrario. Non c'è il tamburo, no? Non io c'è direi... il tamburo. Non c'è il tamburo? Non voglio Non c'è il fare tamburo. ulteriore cattiveria. Non vi distraete, perché sto per dire il nome. Ed è il nome del vincitore della tappa 2016 del Coffee Show Latte Art, che quindi vedremo dare prova della sua bravura anche a Rimini nell'ambito dei campionati italiani al SIGEP. Sai chi è il primo classificato a Siracusa? Sai chi è? Chi è? Io sì, lo so. È per quello che fa l'applauso. Matteo Beluffi! Matteo Beluffi, congratulazioni. Secondo classificato Damiano guarda, Giarratano il da premio Siracusa. arriva da Gaetano Bongiovanni, mangiare bene non solo, patron di questa manifestazione. Bravissimo naturalmente, così come bravissimi tutti gli altri, così come bravissimo il secondo classificato. Vale anche, vale Alla consegna sempre. Quindi dell'attestato Damiano anche Giarratano. Io Silvia- guadagno un'altra posizione Silvia nel di frattempo. Pulicaf che consegna l'attestato a Matteo Beluffi. Eccolo qua. Foto di rito. Pulicaf ti porta fortuna, in un certo modo, te lo volevo dire. Tanta gente, ma Secondo fate pure le classificato, foto di allora, rito, chi deve partecipare, andate, mettetevi tutti nella giusta posizione. Date il profilo migliore, ragazzi. secondo classificato Damiano Giarratano. E un applauso, cioè per Damiano non gliel'ha fatto nessuno l'applauso, solo per Matteo Beluffi. Gioca in casa. Domani Damiano il premio esposto al bar, domani è esposto Non dove appena lavori. avete concluso questi momenti, che sono sicuramente i migliori, quelli che fanno più piacere, sappiate che non abbiamo finito. Abbiamo bisogno dei 3 siracusani, nel momento in cui comunque si saranno liberati ciascuno dalle proprie cose in mano, e quindi Giuseppe Fiorini chiaramente. Abbiamo Giuseppe Valvo, che tra l'altro è una scena che rivivo, mi sembra di riviverla questa scena con voi da queste parti, e Damiano che sta trovando un giusto ricovero momentaneo per i suoi premi, si complimenta, si bacia, vive la sua emozione, ma adesso fa presto e ci raggiunge, perché abbiamo bisogno proprio di voi, l'abbraccio tra il vincitore di quest'anno 2016 e Valvo, che comunque sta facendo passi avanti, sempre di più, sempre nell'ambito di questa competizione. Certo. Perché abbiamo voluto i 3 siracusani qui al centro del palco, mentre ancora c'è un momento di riconoscimento delle reciproche abilità, della reciproca bravura? Perché abbiamo voluto i 3 siracusani sul palco? Sì, dovrebbe allontanarsi, ma non va via perché ha vinto. Oh, abbiamo capito che hai vinto, adesso abbiamo bisogno dei 3 Siracusano di siracusani. diritto. Ancora un applauso al nostro campione, però, un applauso meritatissimo. E siamo rimasti con i 3 siracusani, sicuri, siete voi, con i 3 siracusani. Il campione, Un po' di attenzione laggiù, baristi. italiano Giuseppe Fiorini, e poi cosa abbiamo deciso di fare Marcello. con Valvo e con Damiano? Un po' Cosa di abbiamo attenzione. deciso di fare?
Sì, in sostanza in collaborazione con Confcommercio e Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che è rappresentata dalla dottoressa qui presente, e consegneremo che cosa? Una targa come ringraziamento per i nostri baristi della nostra provincia che ci rappresenteranno e che ci rappresentano anche nella nostra provincia. Prima di tutto Giuseppe Fiorini, che ci ha rappresentato ai mondiali, pertanto un riconoscimento dalla parte della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Poi a Giuseppe Valvo, che anche lui ha partecipato l'anno scorso al SIGEP di Rimini, pertanto è un fiore all'occhiello anche lui. E che nella zona montana tra l'altro ci fa fare il salto di qualità da questo punto di vista. E poi adesso da quest'anno Damiano, e quindi di conseguenza che ci rappresenterà a Rimini, sarà anche lui un fiore all'occhiello. Sono delle targhe allora per dirvi grazie, per dirvi continuate perché rappresentate il valore aggiunto. Vuol dire allora due parole di... No, solo dire un premio a territorio, che è importante questo, quindi in bocca al lupo e fatevi onore. E questo in bocca al lupo noi chiaramente lo estendiamo a tutti i ragazzi che si sono misurati qui questa mattina sul palco del Coffee Show Latte Art 2016, ognuno con le proprie speranze, ognuno con la propria voglia di fare bene il mestiere che hanno scelto e che quindi portano avanti con sempre maggiore professionalità. Questo mentre potete fotografare, fatevi i vostri, ormai si dice selfie, una volta erano soltanto fotografie, ognuno con la propria targa di riconoscimento. Cosa c'è scritto sulla targa? Dai che siamo anche curiosi. Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi premiano, in questo caso leggo quello di Giuseppe, vale anche per gli altri, premiano Giuseppe Valvo per la professionalità e la passione nel lavoro svolto. Siracusa, naturalmente 8 ottobre 2016, sesta edizione Coffee Show. È un complimento ed è un auspicio sicuramente importante, anche perché sono tutti giovani, hanno ancora tanta strada davanti a loro e hanno già raggiunto dei livelli che definire di tutto rispetto è dire troppo poco. Foto di rito, a questo punto possiamo sentirli? Possiamo sentirli, no? Se qualcuno di loro ha voglia di dirci due parole. Intanto un riconoscimento, parto da te Valvo, che arriva mentre continui il tuo percorso e non hai esitazioni a tornare in gara anno dopo anno, perché vuoi farcela, perché vuoi far vedere quello che pian pianino riesci a fare, a costruire. Sì, sicuramente prossimamente ci metteremo nuovamente in gioco, in sfida con altri colleghi baristi, ecco. Quindi grazie anche a Gaetano per quello che è riuscito a creare ogni anno e quello che fa, grazie. Bene, grazie a te e complimenti a te, perché mi sembra di capire, questo mi hanno spiegato gli operatori del settore, che non sempre è facile trovare dei baristi disposti a mettersi in gara, soprattutto se magari hanno un nome, se magari insomma hanno una loro importanza nella zona di riferimento. Tocca alle tue emozioni. Non ho parole. No, non le avevi prima le parole, adesso le devi trovare, ti abbiamo dato il tempo per cercarle. Non me l'aspettavo. Non te l'aspettavi? Se hai voglia di sfogarla questa emozione, sfogala, perché viene da piangere anche a noi, è bellissima. Allora un applauso, dai, limitiamoci a questo, che è sicuramente il miglior riconoscimento momentaneo. Il resto arriverà strada facendo da questo primo passo, che è sì un traguardo, ma che è un primo passo che sicuramente significherà qualcosa, anzi potrebbe significare molto, no? Questo primo passo tu lo hai compiuto, tu c'eri, tu le capisci le sue emozioni, e poi ho dovuto capirne altre ancora più grandi, e poi un'altra più grande ancora. Sì, innanzitutto voglio ringraziare la Confcommercio per questo premio. Voglio ringraziare i baristi che come me amano il mio lavoro, tra cui Damiano Giarratano, che tra virgolette è stato forzato ad essere qui a gareggiare. Non voleva gareggiare e adesso ti troverai a Rimini, sarà una bella emozione, porta avanti questa passione perché per me è il lavoro più bello del mondo, ecco. Stare a contatto con i clienti e riuscire a farli sorridere la mattina è la cosa più bella che ci possa esistere, ecco.
E queste sono le parole che possono uscire solo dalla bocca di un campione. Ancora un applauso, ancora congratulazioni. Io non ci volevo venire qui. E poi mi diventa campione, bravissimo. Noi ci rivediamo domani, no? Possiamo già dare l'appuntamento. L'appuntamento è per, sì, certamente questa sera la pericena, ma sarà un appuntamento all'insegna della convivialità. Domani a partire dalle 10, sempre qui, e poi per tutta la giornata con una serie di iniziative che rientrano sempre nell'ambito del Coffee Show Latte Art edizione 2016. Ci saranno tra l'altro poi momenti salienti, quelli legati ad esempio agli uomini piace molto, non ho mai capito perché, piace molto l'arte agli uomini, e quindi quando poi il body painting la farà da padrona e ci saranno qua delle modelle che del loro corpo avranno realizzato un'opera d'arte, anzi gliel'hanno realizzata addosso, è un momento sempre molto apprezzato che vi invito a non perdere, perché uniamo il sacro al profano, il profano al sacro, senza specificare cos'è l'uno e cos'è l'altro. A domani allora, e ancora sarà Coffee Show Latte Art 2016. Gaetano, un'ultima cosa prima di dare appuntamento naturalmente alla pericena di questa sera. Grazie e ci vediamo stasera e domani. Buona serata, grazie ancora, grazie a tutti, complimenti a chi si è aggiudicato il premio e anche a chi ha lottato per averlo. Ci si rifarà l'anno prossimo da questo punto di vista. Ancora buona serata!